Eh, Buongiorno, benvenute, benvenuti. Mi fa molto, sono benvenuti a tutti. Sono Luigi Battezzato, appunto insegno letteratura greca qui, abbiamo presieduto mercoledì, fa molto piacere concludere qui, come abbiamo concludere qui in una della nostra sala, forse la nostra sala più bella, la Sala Azzurra, il convegno che abbiamo iniziato così bene mercoledì nell'aula magna nuova dell'università. Io pongo i saluti del preside, del professor Carrai e del direttore che appunto, era già intervenuto mercoledì. Fa molto piacere vedervi qui numerosi sabato mattina, un giorno operoso, e lascio la parola al presidente della sessione. Auguro a tutti buon lavoro e ci vedremo poi. Grazie. Welcome, everyone. My name is James Keenan. I'm Professor Emeritus from Loyola University, Chicago. I retired just before the COVID outbreak struck the city of Chicago. And during the time of the lockdown, I had come to a decision that I would terminate any foreign professional travel. Then an invitation came. And I realized that for Rosario, this is not simply a professional matter, it's also personal. And this was an invitation that could not be refused. As a bonus, I thought this would also be an opportunity to visit with Diletta Benutali again. Obviously, that anticipation has been sorely disappointed. I'm very much affected by her absence, but I cannot let it cast a shadow on this absolutely joyous, glorious celebration. Cinquant'anni. I have not known you for 50 years, but I can lay claim to quadranta cinque. I have the proof. As you can all see, this document is complete. The margins are all intact. It could use some minor conservation at the top. No discernible collises. Back is blank. Right. The front has a text, and the text has a date. March 20th, 1977. The topic is a set of photographs. I had written to the library, and Rosario, I think, was new to the position. And the order was passed on to him. It was for a set of photographs of the recto of the Florentine roll PSI 76. This has some wonderful legal text on it, and that's as far as my interest went. Photographs I received were absolutely marvelous and were instrumental in one of my early articles on the legal problems of a woman named Flavia Christodate. The story does not quite end there, because Rosario, for some reason, I have not figured this out, also enclosed photographs of the verso with encouragement to do something with them too. And I did not, but at one point I turned them over to Todd Hickey, and he did. This is a long story in terms of years, but finally Todd edited the
verso of these texts an account, detailed and quite important. And it was Rosario's idea that I revisit the recto texts, do both copies, and update the commentary. So this is simply a long way of explaining that Rosario was instrumental for me toward the very beginning of my career and remains so as I travel off into the distance. So I thank you, Rosario, and I realize, however important this was for me, you've done thousands of these things for other people, and I think that really requires sincere, deep acknowledgement and enduring thanks. I will borrow a page from my friend Todd Hickey and extend my apologies for speaking in English and for my imperfect ability to understand hourly other languages. I may therefore have to call out for your help, and I'm confident that it will be forthcoming and useful and accurate. With that, I'm going to take my seat to our first speakers. I feel that I should have known our first speaker, Gerardo Casanova, much more than I did and do. I think perhaps because in what seems to be this small world of papyrology, this small world is really very large, and there is room for many different subspecialties, and ours simply have not crossed paths. So I did my own research. And I was not satisfied with the results. So I asked for help, and I got it. And you kindly wrote to me with, I think, what was an all too modest description of your achievements. What delighted me is at the very top of the list was that Gerardo had been, since the 1970s, a student of Orsolino Montevecchi. And for me, that was simply enough. I didn't think I had to say anything more, but I must do some justice, right? And point out that Gerardo was for a time a professor of papyrology at Udine, but he's also known especially for his work in the papyrus collection at the Catholic University of Milan. He's written many articles, reviews, editions, some of them, maybe many of them, based on papyri in that collection. These appear to a great extent in the Journal of Egyptus, on which Gerardo sits as a member of the board, and for which he has compiled a methodological bibliography published in the series Testi Recentemente Pubblicati. He's an expert on the archive of Harthotes. He has dipped into such fascinating topics as famine and plague, but he's really an expert on the Ptolemaic period, and it is this which sets the scene for his talk today on the horse in the world of horses in Ptolemaic documentation. Gerardo, please. Okay.
Nella documentazione sui cavalli, di cui si propone in questa sede una sintetica panoramica, largo spazio occupa il ceto medio militare dei cavalieri. I comuni contadini egiziani si servivano ben poco dei cavalli per i lavori agricoli, sia perché meno adatti di altri animali, sia perché nel complesso più costosi. L'animale, quindi, al di là dell'uso militare, resta in maggior parte appannaggio di una minoranza, per lo più legata al potere politico, alla corte o all'ambiente militare. In effetti sono numerosi i documenti zenoniani che riguardano i cavalli, che erano allevati nelle tenute di Menfi e Filadelfia. Non ci sono peraltro dichiarazioni di possesso di cavalli da parte di privati, ma sembra che ce ne possa essere una nell'ambito dell'esercito nel 251. Ed inoltre allevatori di bestiame possedevano anche cavalli. Se uno di loro offre, forse proprio a Zenone, per averli in affidamento al più presto, fra gli altri animali, 3 cavalle, che avrebbe restituito pregne, PSI quarto 377, o, secondo un prostegma reale, i proprietari di cavalli dell'Arsinoite dovevano registrarsi per il trasporto di tasse in grano, quale forse quello documentato da un altro testo, una serie di ricevute ufficiali che riguarda il rifornimento di una carovana a Ptolemai Sormu, probabilmente allestita per il loro trasporto al porto fluviale e da lì ad Alessandria. Mi pare meno probabile l'ipotesi del trasporto di carri da corsa per qualche gara in Grecia. Le glorie equestri. Come i faraoni, Amenofis II amò i suoi cavalli e si compiaceva di loro. Gli eroi greci e i re di Macedonia prima, Alessandro Magno fondò addirittura la città di Alessandria Bucefala, e gli imperatori romani poi, Augusto costruì una tomba per il suo cavallo, oggetto anche di un epigramma perduto di Germanico. Caligola voleva nominare console il suo cavallo incitato che allevava nel lusso, e come, tanto per portare confronti famosi con la nostra epoca, Giuseppe Garibaldi e la regina Elisabetta d'Inghilterra, financo nei suoi ultimi giorni, anche i Tolomei erano appassionati di cavalli, acquistati, allevati o ricevuti in dono, come per esempio, sempre per ricollegarci al presente, ricordi il presidente cinese a cui nel 2018 donò un cavallo il presidente francese Macron. Così Tobias, sceicco arabo della Cisgiordania, informa Pollonio dell'invio in dono a Tolomeo Filadelfo, fra gli altri animali, anche di 2 pregiatissimi cavalli addomesticati. Le praterie dell'Ammanite erano famose proprio per gli allevamenti di questi destrieri. Nel grande papiro di Posidippo, per coincidenza uno dei numerosi antroponimi composti con Ippo, da Ippone a Filippo a Ippodromo, nel senso di cavaliere, e al femminile Ippodromia, i quali testimoniano ulteriormente l'affetto dei greci per i cavalli, tutta una sezione di 18 epigrammi, poeticamente fra le più affascinanti e spettacolari, e dedicata ai vincitori delle gare ippiche. Fra questi, largo spazio occupano appunto i Tolomei stessi, maschi e femmine. Peraltro, in generale, le donne furono numerose negli agoni ippici. 9 epigrammi che dovevano accompagnare altrettante sculture. In particolare, nella linea del programma reale di glorificazione delle donne della famiglia allargata, in una composizione si esaltano 3 generazioni di donne tolemaiche vittoriose ad Olimpia, in un'altra le vittorie dei genitori, specie della madre, e del figlio, sempre ad Olimpia. Nella scia della fama familiare di antica origine nell'aristocrazia greca ed anche nella tradizione reale macedone. Spicca comunque quella che sembra essere Berenice II, sposa di Tolomeo III dal 246, originaria di Cirene e di ascendenza tolemaica, già particolarmente nota grazie agli storici antichi e al poeta Callimaco, da papiri di Ossirinco sulla Vittoria Nemea,
per il suo allevamento di cavalli, la partecipazione alle gare, la passione per l'equitazione e le capacità ippico-belliche, anche se non tutti gli studiosi ritengono che fosse lei personalmente a guidare il carro. Di fatto, di solito chi, oltre al cavallo, ha i cavalli, chiamati anche per nome in iscrizione e in poesie, ma non troviamo nomi nei papiri tolemaici, a differenza dell'epoca romana, e poi anche onorati talora nel mondo greco con monumenti funebri, come quello per i cavalli vincitori a Olimpia e quelli piramidali ad Agrigento, viene celebrato come vincitore non è l'auriga o il fantino, ma il proprietario del cavallo o del carro, della scuderia. Del resto gli aurighi di solito scomparivano dal carro già nelle raffigurazioni faraoniche, mentre si prenderanno la rivincita in epoca imperiale bizantina, quando dal IV secolo diverranno gli idoli delle folle. Se già i cavalli statali, militari richiedevano grandi spese, allestire e mantenere privatamente carri e cavalli a scopo agonistico era ancor più costoso e status symbol di altissimo livello, nonché passione molto rischiosa. Secondo Tucidide, nelle corse si era quasi rovinata Alcibiade e uno dei vincitori celebrati da Posilippo, Eutimaco, aveva appunto percorso fino in fondo quella strada, l'Eipetai Uden Emoi. Interessante rilevare che ai giorni nostri Re Carlo d'Inghilterra ha deciso di mettere all'asta i cavalli della scuderia reale per le alte spese di manutenzione, appunto, nonostante i milionari guadagni ottenuti con le vincite nelle gare e l'affetto materno. Un altro vincitore, celebre personaggio di grande rilevanza politica, esaltato nei versi del poeta di Pella, con la rappresentazione quasi umanizzata di una puledra, è Callicrate di Samo, ammiraglio di Tolomeo II e sacerdote degli dei Adelfi, ai quali dedica un carro e un'auriga di bronzo, per commemorare la sua vittoria negli agoni pitici del 270 a.C. Analogamente, da papiri di Callimaco, dagli storici, vengono celebrati e ricordati per le glorie equestri altri membri della corte tolemaica, il ministro di Tolomeo III e Tolomeo IV, Sosibio, o un amante di Tolomeo II, Bilistiche. La partecipazione, o meglio la vittoria ai giochi, era, come in età arcaica, e non solo allora, un segno di prestigio politico e sociale, e la sua celebrazione un efficace strumento di propaganda. Tanto più se il personaggio esaltato, da Sosibio ai due vergeti, è raffigurato come attento agli umili e benefattore, rappresentazione comune per i potenti nell'età ellenistica, ma anche in questo caso non solo allora. Esercito. Comunque, come già detto, l'impiego del cavallo era in prevalenza militare. Nelle grandi battaglie ellenistiche la cavalleria deteneva il ruolo più importante, almeno nel IV e III secolo a.C. E i Tolemei facevano fronte alle necessità belliche soprattutto con i loro domini extra-egiziani e il commercio internazionale. Alti funzionari di corte ricoprivano, fra le loro varie cariche, anche mansioni relative alle scuderie reali. Speciali addetti, gli ippotrofoi, oltre che funzionari locali, constaglieri, ippocomoi, alle loro dipendenze, si occupavano dell'allevamento dei cavalli da guerra dello Stato, i cavalli reali, almeno nei primi 2 secoli, per esempio provvedendo alle razioni alimentari o a riparazioni nelle stalle. Troviamo quindi ordini di pagamento in natura o in denaro per le truppe e i relativi cavalli, nonché acquisti o requisizioni di foraggio destinato all'esercito, e il fieno prodotto nelle tenute di Apollonio e Zenone doveva essere in gran parte acquistato dallo Stato per i cavalli dell'esercito. Fu proprio Zenone che nel 241, in una società con 2 commercianti all'ingrosso, rifornì la cavalleria delle Vergite durante la spedizione in Siria con 150.000 fasci di fieno, ossia 150 tonnellate, trasportati anche con un battello affittato per 1.200 dracme. Ma non sempre tutto filava liscio.
come anche autori antichi testimoniano per il mondo greco e romano. Uno schiavo cuoco di Zenone fuggì con le 80 dramme ricevute per comprare fieno per i cavalli. Altri cavalli, forse perché il testo parla genericamente di Ctene, non erano custoditi a dovere da quelli che sembrano dei lestofanti agli ordini di Zenone in Palestina, mentre in un'altra situazione, oltre al fieno non fornito, non erano stati pagati neanche gli addetti, per cui il responsabile scrive a Zenone che per avere un prestito aveva dovuto dare impegno alcuni pezzi della bardatura. Cavalieri e personale addetto. Oltre che allevati nelle scuderie reali, per esempio in P. Col Zen secondo 115 troviamo Ippona Basilicon, i cavalli venivano affidati in uso sotto il controllo di ispettori, ipposcopoi, ai cavalieri, insediati soprattutto nell'Arsinoite e nel Delta, che ne erano responsabili. In P. Cairo Zen terzo 502 si forniscono proprio informazioni su tale aspetto. Essendo stati trovati degli inadempienti, i loro raccolti erano stati praticamente messi sotto sequestro, finché non erano state fornite appropriate garanzie sulla cura degli animali, da mostrare, con vocabolo tecnico anestesai, in buone condizioni alla prossima ispezione. In un altro papiro c'è un accurato registro ufficiale di cavalli reali affidati ai soldati, con la dettagliata descrizione di ognuno come una carta d'identità. Ricordiamo che i cavalieri, oltre al cavallo, all'appezzamento agricolo, alla casa e alla stalla, ricevevano un ottimo stipendio, visto che nel primo periodo, per esempio il clerucco Leptines, ci poteva mantenere una famiglia di 7 persone, oltre a 3 schiavi in una casa e 4 in un sobborgo, e un altro aveva di che far costruire un ginnasio. Almeno nel secondo secolo, anche nel secondo secolo, nonostante il peggioramento della moneta di rame, l'inflazione e la situazione politica, per i cavalieri gli stipendi sembrano mantenersi ad un buon livello. Peraltro, col passare del tempo, i cavalieri tendono sempre più a considerare questi beni come personali e non solo quando il figlio resta nell'esercito, cosicché un cavaliere lascia in eredità per testamento a suo figlio proprio il cavallo, oltre che l'abitazione, della quale soltanto si esplicita la provenienza reale, e le armi, così come avviene anche nella seconda metà del secolo successivo con la specificazione della funzione bellica dell'animale, e fu strateuomai, da parte del cavaliere Druten nei suoi 3 successivi testamenti. Forse invece è pensabile che i soldati mercenari a cavallo, fra i quali sembrerebbe che uno sia coinvolto in un meglio definibile trasferimento di un cavallo, ne fossero proprietari, dato che almeno nel 130 la loro retribuzione mensile, molto alta, comprende anche un'indennità per il cavallo, ippotroficon. Ogni cavaliere era poi accompagnato in servizio da uno scudiero stalliere, oploforos ippocomos, rappresentato anche da parecchie stele funerarie alessandrine e del mondo ellenistico. Spesso gli scudieri erano adolescenti e talora liberi, più spesso schiavi, forse di origine barbara. Dalle necropoli alessandrine proviene anche una pittura degli inizi della dominazione greca, relativa a un defunto, cavaliere eroicizzato, insieme con la sua sposa, secondo il paradigma religioso della dignità equestre, conseguente a un'ideologia che mirava a riproporre il ricordo storico e mitico dei compagni di Alessandro, e si è ipotizzato che fosse proprio un etairos a essere qui seppellito. Laddove troviamo espresso il salario per gli stallieri, come in Picairo Zen terzo 376, constatiamo che erano manodopera a basso costo e ricevevano salari infimi in denaro natura ed un'alimentazione alla buono. Per esempio, la metà dell'olio di un cocchiere e niente vino. Dal loro salario veniva anche detratto del grano per pagare la tassa medica, iatricon.
Da notare che i nomi degli stadieri nel papiro cairense sono quasi tutti greci, mentre in un frammentario resoconto del 250 circa di spese varie e per il personale della stalla di un importante ma ignoto personaggio, a meno che non si tratti ancora di Apollonio Zenone, essi portano nomi non greci, attrezzature ed equipaggiamento. Approvvigionamenti, strumenti, attrezzature varie per i cavalli, fra cui anche un morso d'argento, oggetto di una modesta riparazione, compaiono in parecchi documenti zenoniani e altrove, fra cui il resoconto appena menzionato e 2 documenti appartenenti all'archivio del già citato Drewton, dai quali ricaviamo notizie di prima mano sull'equipaggiamento di un cavaliere e del suo cavallo, confrontabile con raffigurazione pittoriche e scultore, nonché comparabile con quanto conosciamo del più antico trattato completo di equitazione che noi possediamo, il Peri Piques di Sanofonte. I due papiri scritti dal figlio di Drewton e Stradas, anch'egli cavaliere, sono liste l'una di oggetti e suppellettili per sé come armate in viaggio, l'altra per la moglie di Drewton come viaggiatrice. Troviamo quindi menzionati numerosi finimenti e attrezzature, dalle briglie alle selle, dalla corazza alle armi, salvo lo scudo, che di solito non rientrava fra le armi del cavaliere. Commercio. Data la situazione predetta, il commercio era scarso. Troviamo pochi riferimenti ad acquisti e a prestiti, in specie nell'archivio di Zenone. Oltre al già menzionato PSI IV 377, si ipotizza un noleggio da parte del medico Artemidoro, amico di Apollonio e Zenone, mentre al contrario Zenone chiede ad un suo corrispondente la restituzione di una cavalla incinta prestatagli insieme con il mulo che essa ha nel frattempo generato. E a proposito di riproduzione, in un'altra lettera viene informato che 5 cavalle sono pregne. Nel frammentario Picairo Zen IV 586 vi sono riferimenti a disposizioni per l'acquisto dei cavalli migliori, riguardo a cui, visto il contesto del documento, vi compare anche un ginnasio, è stato supposto che si trattasse di cavalli da corsa. Lo stadium, ossia l'ippodromo di Alessandria, fu probabilmente costruito dai Tolomei, così come di epoca tolemaica è anche quello di Heracleopolis Magna, per il quale, su ordine emanato dallo stratego, nell'86 fu disposto il versamento di 200 artabe di grano, oltre 6 tonnellate, mentre in tarda epoca tolemaica e forse all'inizio dell'epoca romana sono menzionati ancora versamenti di olio per illuminazione e di vino, ma ovvero in questi 2 papiri l'interpretazione di ippodromo è alquanto incerta. Si potrebbe pensare che l'acquisto del papiro zenoniano avvenisse all'estero. Infatti, in un altro testo in cui sopravvive il prezzo di un cavallo, esso proviene appunto dalla Siria. 800 dramme, costo alto, se paragonato a quello di altri animali come asini e vitelli, per esempio 40 e 80 dracme. Non possiamo dire se Apollonio Zenone l'avesse acquistato per se stessi oppure per rivenderlo allo Stato. In questo caso penserei ancora alle gare. Il prezzo non è invece indicato, si dice solo che è basso, poiché il cavallo presenta dei gonfiori alle gambe, nella richiesta da parte dell'amico medico Artemidoro per un nuovo stallone, visto che l'attuale è ormai vecchio e di scarso vigore, o in subordine lo si potrebbe noleggiare. Oltre che qui, stalloni sono nominati anche in qualche altro documento zenoniano, mentre la quasi unica presenza nei papiri di un cavallo castrato probabilmente appare in Palestina, Picairo Zen V 802, solo un'altra volta nei papiri, poi nel VI o VII secolo d.C., pur essendo la pratica in generale molto frequente. Anche in un'altra lettera si parla di vendita di un cavallo, quello grande di Zenone, per cui si chiede un'istruzione per il prezzo, forse da parte di un domatore di puledri, Polo Damastes.
Ancora in un frammentario papiro zenoniano c'è un altro riferimento a cavalli acquistati, senza però ulteriori dettagli, mentre non sappiamo a che titolo dei cavalli dovessero essere consegnati, forse da un amico, probabilmente al Dioichetes Apollonio, a cui si chiede però di disporre prima un controllo. Solo un altro papiro della fine del secondo secolo, proveniente da Patris, tratta della vendita di un cavallo, ma il costo non sopravvive, bensì la penalità di 5 talenti, 30.000 dracme, che l'editore equipara al prezzo del cavallo, ritenuto presumibilmente a uso militare. Però va notato che si tratta di dramme di bronzo e quindi di valore molto inferiore e ben più modesto, ossia a quest'epoca si può scendere fino anche a 60 dramme d'argento. Infine, potremmo forse trovare ancora una valutazione in una denuncia di rapina avvenuta durante un viaggio di 3 dipendenti di Zenone di 2 iupozughe a lui appartenenti, interpretati comunemente come asini, ma il primo è definito più precisamente da Sella, potrebbe essere un cavallo, visto che si parla di Calinon Ippicon Econ Ruteras e che il suo valore appunto è stimato in 140 dramme, mentre quello del secondo, qualificato da lavoro, per il quale non si parla di briglie, è molto più basso, solo 50, valore più consono a quello di un asino, come si è già detto. Obblighi e tasse. Greci ed egizi erano tenuti a ospitare cavalieri in missione e ad alimentare i loro cavalli. Soltanto verso la fine del secondo secolo saranno proclamate con editto reale le categorie esentate da questo dovere. Prima si cercava di scansare questa gravosa incombenza, come da parte di un cugino di Zenone, sia con raccomandazioni sia con proteste e vie legali. Di una situazione di questo tipo, causa di contrasti e insofferenze, sembra esserci addirittura testimonianze in un epigramma di Callimaco, relativo alla descrizione di un bassorilievo collocato davanti alla porta di una casa, rappresentante il mitico eroe cavaliere Trace Eron a piedi invece che a cavallo, come solitamente rappresentato, insieme con il suo serpente e la sua sciabola. Il proprietario greco-macedone ha avuto a che dire con un cavaliere e non vuole appunto più accogliere presso di sé soldati che non siano appiedati. Sempre nel III secolo un cavaliere Trace era stato destinato ad alloggiare in una casa che per un'ipoteca era finita con la stalla nelle mani del creditore, con conseguente preoccupazione del cavaliere per il benessere del suo animale, che avrebbe dovuto mantenere all'aperto con rischio che gli capitasse qualche accidente, symptoma. Anche in alcuni documenti zenoniani appaiono preoccupazioni e incombenze per sopperire alla mancanza di stalle. In Picairo Zen II 193 uguale Sammelbuch terzo 6737 è usato il termine tipicamente zenoniano ippon, già che prima abbiamo incontrato. Infine, alcune ricevute del III secolo per il foros ippon e altre per il suo opposto, l'anipias, sono di natura poco chiara. Forse nel primo caso si può pensare al canone dovuto dal cavaliere per l'uso dell'animale assegnatogli, mentre nel secondo a una tassa sostitutiva dei servizi obbligatori da farsi con il cavallo da parte di chi il cavallo non l'aveva o non lo poteva usare, pur mantenendo i privilegi da cavaliere. Anche se non sembra che ci sia motivo di associarla specificamente al servizio postale, così come si era pensato. Poste, trasporti e viaggi. A tal proposito è ragionevole pensare che, con cammelli e altri animali, i cavalli fossero impiegati nel servizio postale dello Stato, ma non abbiamo documenti espliciti e specifici in tal senso. Per quanto riguarda poi il trasporto di merci, a cui gli animali venivano anche talora adibiti, nel prostagma tolemaico per il trasporto fiscale di grano prima ricordato, per i cavalli, definiti con il rarissimo vocabolo caballai, che designa animali da soma,
sono previste in misura totale 720 artabe, circa 22 tonnellate, così come per i muli. In un altro papiro del secondo secolo appare un caso di inefficienza, in quanto ci si lamenta del mancato arrivo di una cavalla con il suo carico. Per il tiro di carri, i carichi potevano essere anche molto pesanti, ma comunque inferiori a quelli moderni, diciamo, visto che ne troviamo trainati da 5 cavalli, come nella misura di 5 con i loro addetti, più 3 carri con 3 ciascuno, nella menzionata carovana, nella quale troviamo oltre ai cavalli da tiro una decina di muli, accuditi da più di una ventina fra carrettieri e stallieri. Inoltre, 6 cavalli da tiro sono menzionati nel già ricordato resoconto di spese del 250, mentre in Pitebit I 208 del I secolo a.C. sono annotati pagamenti di orzo e grano per carri e cavalli per e da Tebitunis. I viaggi su carri o cavalli, come nel caso di Apollonio o Zenone, potevano prevedere anche lo spostamento di tutto l'ufficio, insieme con tutti i servizi ausiliari, dai funzionari al fornaio, una numerosa compagnia quindi, cosa che dava adito a tutta una serie di spese, da quelle alimentari alle retribuzioni, dall'olio di ricino per illuminazione delle stalle mobili ai traghettamenti fluviali, per esempio ancora nella carovana citata in vari papiri zenoniani, e può anche darsi che talora si trattasse di spese per i cavalli acquistati o noleggiati sul posto. Si tenga conto del fatto che i cavalli non erano comunque usati nel modo sufficiente. Le staffe furono infatti inventate dai cinesi e arrivati in Europa solo nell'VIII secolo d.C. e il cavallo non era ferrato, in quanto pare che il ferro di cavallo non sia apparso prima del basso medioevo. Gli ipposandales, specie di calzature metalliche di ferro, nei papiri sembrano apparire una sola volta in una lista del II secolo d.C. Esistevano invece vari tipi di selle più o meno confortevoli e funzionali. Alimentazioni e cure. Anche se pure i cavalli venivano portati a pascoli stagionali, essendo gli animali per lo più allevati in stalle, in cui era importante la continua presenza di scorte, l'alimentazione era molto più costosa del pascolo ed essendo finalizzata soprattutto ad allevare cavalli molto robusti, necessari per la guerra, dipendeva molto dai cereali, fra cui soprattutto l'orzo, dato il suo valore energetico. Per esempio, nel citato papiro zenoniano 376 si arriva a ben 17 kg circa di razione giornaliera, 16 circa per un mulo, cosicché sarebbe stata completa la dieta quotidiana, visto che oggi, per cavalli più grandi, l'alimentazione giornaliera è di circa 20 kg, di cui 15 di fieno ed il resto fra orzo, appunto, biada, grano, eccetera. In realtà i dati che possediamo sulle quantità alimentari sono alquanto diversificati, anche perché variava la percentuale degli ingredienti, fieno, avena, una specie di sorgo, orzo, grano, ed in particolare per l'orzo scendiamo fino a circa 2 kg al giorno, ma troviamo anche specificati circa 5 kg e 3 più 8 kg circa di foraggio per 15 cavalli ciascuno, stessa quantità per i muli, nonché ugualmente 5,3 kg ciascuno per 11 e 130 cavalli. Tra l'altro, in 2 documenti del III secolo, nell'alimentazione compare, oltre che il fieno, anche un tipo particolare di grano vestito indigeno, olura, che poi scompare dai documenti in epoca romana, in quanto i Tolomei favorirono i grani duri. Sarebbe una specie di sorgo con cui si faceva il pane anche oggi mangiato in Egitto da uomini e animali, ma c'è anche chi ha pensato all'avena, che è anch'esso un nutrimento proteico. Non sono invece tipi particolari di foraggio il crastis tsebaion o lo iliacon tricoinicon, menzionati in papiri di Tebtunis, ma tali denominazioni si riferiscono ai gruppi etnici di cavalieri beneficiari delle consegne. Rifornimenti per la stalla di un alimento un po' particolare
il crisopuiron, prodotto misto di grano e di orzo, sono menzionati insieme con quelli di grano, orzo e un altro raro mangime, quasi esclusivamente tolemaico, il bolopuiron, grano misto con terra, nella parte finale di un lunghissimo papiro zenoniano. Quando talora arrivavano paghe e indennità minori del dovute, i cavalieri mercenari ricorrevano allo stratego, preoccupati proprio per l'alimentazione dei loro cavalli. Anche in papiri di Zenone si fa viva la preoccupazione per il benessere degli animali, laddove Apollonio, il responsabile delle stalle di Alessandria, gli chiede l'invio di fieno, date le difficoltà di acquisto in città, per evitare che i cavalli si ammalino, o da parte di Agesilo, importante personaggio, si chiede di provvedere al rifornimento di foraggio e orzo dei puledri per far sì che essi non deperiscano, non collassino. Problematiche queste che appaiono anche nell'Egitto romano e in altri momenti dell'antichità. L'approvvigionamento di scorte alimentari era così importante che, anche se non sono nominati esplicitamente cavalli, veniamo pure a sapere di una specie di competizione per accaparrarsele fra Zenone e addirittura il sovrano, dal momento che l'agente di Zenone a Menfi, Bubalo, gli scrive di avergli messo da parte il fieno a lui occorrente, prima che esso venga portato via dal seguito del re che andrà in visita e che quindi lo faccia trasportare lontano dalle località toccate dal giro del re. Sempre per la carovana vi erano stati pure rifornimenti di olio d'oliva, di ricine e di vino, che servivano anche per gli linimenti, con cui frizionare un cavallo da tiro infortunato e sottoposto a salasso. Inoltre il vino poteva anche servire come bevanda rinvigorente e il chichi forse per il suo riscaldamento dopo questo trattamento. Il suo uso veterinario può anche essere individuato in Picornel 1, zenoniano registro giornaliero di un viaggio del 256. Analogamente, in quello precedente, il 259, mezzo litro di vino Malacos per un cavallo da tiro è spiegabile come ingrediente di una delle molte ricette. Questi medicamenti potevano anche essere effettuati dal personale addetto ai cavalli, per esempio nel primo ricordato Picairo Zen III 59.376 incontriamo proprio un ton polon therapeuon e cocchieri anche, come nel caso della carovana. Per provvedere alle cure dei cavalli sembra comunque che ci fosse una tassa, denominata i piatricon, destinata a retribuire il sistema veterinario, analoga a quanto pare alla tassa per il servizio medico, iatricon, tasse di origine greca mantenute solo per l'ambiente greco nel primo periodo dell'ellenizzazione. Peraltro non compaiono menzioni di piatroi come invece avverrà in epoca imperiale. Grazie dell'ascolto. Thank you very much, Gerardo, for that wonderful survey of the evidence for the horse in Ptolemaic Egypt and this wonderful combination of written and physical evidence. We have time for questions or comments. No? Well, in that case, we are on schedule and we can move to our next speaker, but we should first thank Gerardo for his contribution. I don't know how often this has happened when the chair of the session has the assignment to address and introduce his best friend and close collaborator. But that has fallen upon me today. Todd introduced himself 2 days ago when he chaired his own session. He's professor of classics at the University of California, Berkeley, director of the Center for Tebtunis Papyri. He's also, as he mentioned,
president of the American Society of Papyrologists, and I would add a very active one and a very important one. He did not mention, but I will add that he has been both lead instructor and frequent guest instructor in the summer sessions, the summer institutes, sponsored by the American Society of Papyrologists. The result is that he has been and is, very influential in the world of papyrology in the United States. But that reach is in fact international. And there is no country in Europe, I think, that has been more impressed by Todd's presence and activities than the country we are in right now, namely Italy. Todd is a committed editor and a committed historian. I recommend to your attention his article or essay in the Oxford Handbook of Papyrology on the writing of history based on papyri. But you will find him more often engaged with the archives of late antique Egypt, particularly those of the Appians, the accounts in P. Christodate, and the topic of today's talk, the papers of Flavia Anastasia, which is an ongoing project of Todd's. Thanks very much, Jim. Is this active? Okay, can you hear me? Okay, great. Thanks very much, Jim. Good morning, everyone. Flavia Anastasia was a middling aristocrat whose Oxyrhynchite estate, as well as some liturgical responsibilities incumbent upon that estate, is documented during the final decades of the 6th century. Papyri furnishing this evidence number at least 57, and at the recent International Congress of Papyrology in Paris, I presented an account of the accretion of the relevant fragments and of the partial reconstruction of an archive scattered between at least 5 European and American collections, as these have transpired over the past 110 years. I closed my paper with a brief overview of the contents of the archive as then construed, promising to provide further details at the present conference in honor of Rosario. And it is fitting that I should be offering an elaboration here, given that it was Rosario's support and encouragement that brought P. Christodate to life. And it was that volume, or more precisely the insights that emerged as I prepared my portion of the volume, that re-energized my research on Anastasia. For this and for much else, Rosario's staggering generosity to the unknown and unproven graduate student who showed up at the Laurenziana back in September 1996 remains especially vivid. For this and for so much more, I am in his debt. It is a pleasure to dedicate this communication to him as a token of my abiding gratitude and appreciation. I've organized this discussion of Anastasia's archive by document type, an arrangement that I will not preserve, at least in full, in its final publication, but which has proven helpful for structuring the information that I tasked myself with presenting back in Paris. Of necessity, my paper is largely descriptive, though I shall offer broader historical observations as they seem warranted. Distinct historical synthesis is envisioned for the final publication. I shall begin my discussion of the archive with the beginnings, that is, with the document prescripts preserved within it. By prescripts, I mean fragments of the openings of documents that identify Anastasia as a party to a transaction, but do not offer additional information that enables the classification of that transaction. These are pieces that have hitherto eluded being joined to fragments that can be classified.
Despite their lack of categorizing data, prescripts typically include at least some chronological information, and with one exception, they specify the other party to the agreement. The 5 fragments in Gießen are already known from my abortive attempt with then student Brendan Haug at a serialized publication of the archive. But since then, I have identified 2 fragments belonging to a single document in the collection of the University of Michigan. The 6 prescripts range in date from 587 to 594. Besides offering these temporal parameters, they inform us that Anastasia was the daughter of the Gloriosissimus Menas, who himself was the son of a eudaimon, that she bore the title Gloriosissima Illustria, that she was styled a Geokusa, a landowner, though her holdings did not extend beyond the Oxyrhynchite nome, that 2 of these holdings were apoikia, or farmsteads, called of zoelos, and newly planted, or in Greek, neophyton, and that she conducted business through her dioiketes phoibamon, a spectabilis comes whose name and titles are preserved in 4 of the 6 fragments. As we work through the archive, I shall indicate when and how these initial data are modified. But here already I should note that Piaxi 2020, an account of Arkarika, of fiscal charges connected to the Praetorian prefecture, a text that is external to the archive proper, I should note that it indicates that Anastasia was once a magnificentissima. Thus, she has been promoted, if you will, by the time of the prescripts. And this text also suggests that she may have had a sister named Maria. As I noted in Paris, a good portion of the archive replicates document types that are already well known from the papyri of the late antique Oxyrhynchite, in particular from the record that has been left by the Flavii Apiones, the Egyptian aristocrats par excellence. Thus, the so-called deeds of surety, or Bürgschaften, are well represented, with the archive offering perhaps as many as 15 examples in varying states of preservation. These exist both for residents of estate properties, usually apoikia, belonging to Anastasia, and for villages that she quote-unquote pogarched. And here I borrow a coinage from Matthias Stern. For villages that she pogarched, that is, that were subsumed into her estate's fiscal administration, probably owing to their proximity to Anastasia's holdings. It is likely, in my view, that the title Illustria indicates that Anastasia also held the pogarchy proper, as is attested in Piaxi 2040, for her uncle Eustace and his brothers, one of whom is presumably Anastasia's father Menas. This liturgy would have been attached to the estate that she inherited. Those receiving surety, where we can determine their status, are typically described as anapographoi georgoi, as enrolled agriculturalists. I myself once offered a limited or minimalist interpretation of this vexed category of labor, while Amin Benaisa has recently advanced an interesting argument that it applied to everyone registered on a landowner's tax rolls. There is no point in delving into the matter here, inasmuch as both of us agree that all of the individuals thus classified were fiscally tied to Anastasia's property. Among the guarantors, there are 2 who especially seem to merit mention. First, the priest Melas, also an anapographos, who is likewise attested as a tenant in Anastasia's estate accounts, text to which I will return shortly. And the Melorgos, which I take to mean hymnographer, the Melorgos Victor, a resident of Oxyrhynchus. His surety has the first attestation of this occupation in the documentary papyri. The group of sureties furthermore indicates that, unlike the Apiones of this period, Anastasia did not have her own prison,
instead employing that of the city of Oxyrhynchus, and that her holdings were substantial enough to justify the simultaneous employment of 2 dioiketai. A spectabilis comes bicter is introduced as her agent in one of the texts. While another text indicates a third intermediary who curiously was her equal, that is, an endoxotatos. Since the date of the text in question falls near the end of the chronological range of the archive to 591, one wonders if this could be her husband, with a late marriage possibly explaining Anastasia's eventual disappearance from the documentary record. But this is just speculation. Finally, the apoikion dariu that appears in one of the sureties may be signaled as an additional farmstead within her estate, raising the number of such settlements introduced thus far to 3. One of her pogarched villages, perhaps the only such village, was probably Yemme, located in the former Middle Toparchy and likely in the former 7th Pagus. If the positive relationship is correct, we can assume that an area near the village represented one center for her holdings, that it formed a prostasia, or management district. A papyrus currently in the Columbia collection additionally merits mention in the surety category, but its membership in the archive is not certain. Dated to 571, thus over 15 years before the earliest prescript, it is addressed to a magnificentissima daughter of someone who himself is a son of Eudaimon. This could be Anastasia, who, as I have noted, emerges in the papyrological record at this lower rank, but it might equally be her putative sister Maria, whose name is a more plausible fit for the lacuna, or else some unknown cousin. Minos was not, as we have seen, Eudaimon's only son. In any case, the document may have been written shortly after the death of the Magnificentissima's father, since its body is addressed to an endoxotatos, that is, the scribe may have inadvertently employed the formulary used before the father's death. This could also account for the indication that she holds land outside of the Oxyrhynchite. In the text, the priestly guarantor vouches for an enopographos nautes, a rare combination, from a village, the name of which is unfortunately not preserved. Leases of land are rare in the documentation from the late antique Oxyrhynchite, undoubtedly due to the widespread use of relocatio tacita and apaitesima, or rent rolls, the latter of which, as we shall see, are also attested in Anastasia's archive. But her papyri do include one land lease, or more precisely, a lease for a mekane, or irrigated parcel identified as the northern mekane of Valerius. Though this contract indicates that the tenant may plant whatever he chooses, the fact that the property paid a rent in both cash and wine almost surely means that it bore at least some fine lent. Interestingly, the tenant has a surety who guarantees his rent. This is attested but uncommon. But otherwise, the agreement exhibits typical features such as tenancy at the landlord's will and payment of various customary charges called ektekta, heorteka, and analomata, as well as seasonal labor dues or huperesii. We tend to think immediately of land when we consider the possessions and wealth of the aristocracy in late antique Egypt. House property and industrial facilities, whether urban or located in the countryside, were also parts of their portfolios. Thus, for example, we know that the Apiones employed an oikoulogos to manage their holdings of this kind in Oxyrhynchus, and that in the indiction ending in the year 614, these properties were expected to contribute 125 solidi rents, a relatively or a quite modest sum for that family. From the Anastasia papyri, at least 2 structure leases are present, or extant rather. One for a symposium, probably to be understood as an apartment,
and one for an uncertain property, probably industrial in nature and likely in the vicinity of the Apoikian Mayuma. This second document reveals that Anastasia also employed an oikoulogos, an individual with the uncommon name, at least for this particular time in Egypt, of Amantius. A third lease, uncertainly connected to the archive and probably for rooms in a house, is in the Michigan collection. It too involves an oikoulogos, and this oikoulogos may in turn be the cleric Victor, who appears in a Michigan receipt published by Seipenstein almost 30 years ago in Rosario's Analecta. If this speculation is sound, the Appione's employment of a saltes as their urban rent collector would offer an interesting parallel. Alongside the archive's leases are at least 4 loans. 2 of these belong to a subgenre that Jairus Banerjee in particular has associated with large estates. They are procrea agreements, which he identifies as advances for wage laborers, but which I myself would not define so narrowly. The first of these documents is in Erlangen and was misidentified as a petition on publication. It reveals a new dioiketes, Ioannes Welafrontistes, named Yosef from the already mentioned Apoikian de Riu as the recipient of the advance. The second fragment in Gießen preserves only the conclusion of an agreement in which a certain Foibamon received the money. Of the 2 other documents in the loan category, one for 2/3 of the solidus oddly specifies that the principal derives from the price, the time, of the recovered cattle of a deceased former steward, or apo oikonomo, named Anoop. The other, a loan of seed, is more informative, probably dating to 592. It records that a certain Aurelius Pseos received 8 artabai of grain from the pronoetes, overseeing a settlement that I've not yet mentioned, the Apoikian Kanupitu. The office of pronoetes is also new to my exposition, but the presence of such a manager in the estate's hierarchy should come as no surprise given the Appionic paradigm of Apoikia organized into prostaceae, each of which was overseen by a pronoetes. But while the Appiones are attested employing over 30 pronoetai, Anastasia no doubt had far fewer. A second one, named Serenos, appears as Pseos' surety for the loan. A 5th papyrus in an arbor fragment of an advanced sale of vegetable seed, 9 artabe for a solibus, may be assigned to the loan category if it is also part of the archive. Perhaps only coincidentally, an indeterminate document from the Gießen portion of the archive involves a vegetable seller. 7 account fragments from the archive are extant. 5 of these belong to apaitesima, to rent rolls. Their crabbed handwriting evokes that of the account roll that I recently published as P. Christodote. And in format, the Anastasia accounts are also similar. The best preserved of them, this one in Gießen, may be used to represent the others. It is organized by liable party, with each named following pros, meaning due from, in the accusative case, and subsequently a patronymic or occupation, such as priest. And individual liabilities are registered by mekane, by irrigated parcel, and these mekanae may be held fractionally. All of this will be familiar to anyone who has read P. Christodote, and is the case there, the individuals recorded are surely tenants. But this Gießen account departs from P. Christodote in that it appears to segregate payment species, with grain payments on one side and solidi on the other, though occasionally solidi are commuted into cetos on the grain side of the document. Additional departures include an indication of what each tenant delivered to the pronoetes. That is, this particular rent roll also includes the actuals
while in one entry a payment to a church is recorded following the pronoetic one. The medium of the grain payments also differs. Dirty or ruparai metron artabai are employed, while the artabai of P. Christodote are called paralamptic or receiving. I have argued that the latter are a base or unsurcharged measure. The former, the ones marked as dirty, no doubt bear a surcharge. The Appione's use of the metron artabe as a base measure with concellus indicating inclusion of a surcharge may be compared. Despite these discrepancies, I would argue that the Christodote accounts and the Apitesima of Anastasia are products of the same system of practice. It is conceivable, for example, that P. Christodote, inasmuch as it lacks actuals and records only base liabilities, was a master document, and that the Anastasia accounts were texts used in the field. In any case, we should expect some variation in the documentation praxis of individual collectors. The correspondence between the accounts of Christodote and Anastasia is not, I would further propose, coincidental. I've already indicated that the mekane was the standard unit of tenancy in both sets of logoi. Here it is not necessary to go into detail concerning these parcels on Anastasia's estate. The names of many are fragmentary in any case. But I shall signal one that appears in two of the archive's accounts, the Giessen fragment on the screen, and another in the same collection, which is not a rent roll, but a small logos of solidi received through various mekanai. The parcel in question is the mekane Philaila, which also happens to feature in the P. Christodote rent roll. This concurrence could have other explanations, for example, that Anastasia purchased the mekane from Christodote. But the accounting similarities broach the possibility of a closer connection between these two elite women. This notion is likewise supported by their titulature. Both bear the pagarchic title Illustria. In fact, they are the only two women in the papyrological corpus so styled. And at the least, this indicates possession of estates encumbered with that liturgy. Most telling, however, is the museum archaeology. A fragment associated with Christodote's famous affidavits, published so wonderfully by Jim, these affidavits against the Alexandrian banker Eustathius. A fragment from of these affidavits was found in the lot with the Giessen part of Anastasia's archive, which itself may have been bought in the same place and at the same time as the roll published as P. Christodote. This has led me to propose in that edition in P. Christodote that Christodote was Anastasia's mother. This hypothesis is correct. We may reconstruct Anastasia's stemma as depicted on this slide. That's somewhat legible. A final document that I have placed in the account group, at least for the moment, is Giessen Inventory 38, apparently a running list of collections in grain, with payment entries sometimes booked to individuals and at other times the compound of two or more sub-payments. Each payment entry is segregated from the entries before and after it by single oblique strokes. That is, it is not entered on its own line, hence my description of the text as a running list. I suppose the document could also be classified as a memorandum, but in any case, its data presumably were assembled for accounting purposes, at least ultimately. The nature of the artabai is not specified, probably because the collector, likely a pronoetes and probably the only person using the text, knew what measure was being employed. The fragment lacks a date, but must predate a loan of money mentioned earlier, inasmuch as the anup identified as deceased in that text in the loan is still alive and in service as an oikonomos. A nice feature of the archive is the appearance of figures like anup and the priest Melas in multiple texts, perhaps a reflection of the smaller size of Anastasia's estate, but there are other possible explanations.
The largest group of texts in the archive, comprising at least 19 items, is the receipts. Its discussion is facilitated by subdivision, starting with the so-called water wheel receipts, the receipts for replacement parts for irrigation machinery that are a hallmark of the documentation concerning the aristocratic landowners of the late antique Oxyrhynchite. That these are present in Anastasia's archive thus comes as no surprise, but their number may be considered low, since 2 of the Gießen fragments end up joining. There are just 4 in total, an unexpected figure given the ubiquity of these receipts in the Appian documentation, and more germanely, that Anastasia's rent rolls are organized, as I have indicated, according to irrigated parcel, which suggests that such land typified her estate. In any case, the recipients are all, as expected, an apographoi georgoi, who go up to the city, to Oxyrhynchus, to obtain the needed part or parts from various mechanorgoi or mechanics. The parts appearing in one text, a synorganon and a heliasterion, merit mention. Both terms are poorly attested in the papyri and occur together in just one other irrigation receipt, Pioxy 1985. Their precise meanings remain obscure, at least to me, and I would welcome any suggestions you may have. Anastasia's irrigation receipts also confirm explicitly that she owned both arable land and vineyard, and one furnishes the name of a new farmstead, the Apoikia Neophytou Banus, which is probably distinct from the Neophyton that we have already encountered. A second subgroup consists of what I shall call, quote-unquote, regular receipts. This is a catch-all category, obviously, comprised of receipts, except for those for irrigation machinery, that I would classify as private, though I recognize, of course, that private is a vexed term in the context of these estates, and elsewhere for that matter. Examples include a receipt dated to September or October 589 that likely documents the repayment of an advance or procrea of 2 solidi less 9 caratia, thus 2 solidae on the so-called private standard with the weighing charge ropay. This is the precise deduction that typifies internal accounting on the Appian estate during the second half of the 6th century. The receipt makes reference to a grammateon made by the payer, presumably the original procrea document, which has been stored in the estate cartularian or records office. An additional receipt from this group meriting mention dates to 587 or 588 and has been offered by Fib, an oikonomos of the Church of the Theotokos Maria. It probably documents a charitable benefaction, and if this is the case, there are good parallels from the Appian estate. The text may record a gift of grain, but another receipt, possibly of the same nature, issued by Justus, son of Ioannes, documents a payment of a solidus on the private standard through an unknown estate cartularius. This receipt was executed through Paphnutius, an Oxyrhynchite notary well attested in the last quarter of the 6th century and the beginning of the 7th, and someone who is also employed by the Appiones inter alios. His contemporary Anastasius, also well attested and not only in Appian documents, likewise did work for Anastasia. But the archive does introduce a new Oxyrhynchite notary, a certain Heladios, or perhaps Helas, who executes one orthographically challenged receipt of a still indeterminate nature. The body, hand, and poor spelling of that document reappear in several others in the archive, including the currently depicted receipt from the oikonomos Fib. It is with my third and final group of receipts, those that I would classify as fiscal, that Anastasia's archive offers the most novelty and interest.
These receipts document her estate's responsibility for the office of logistes, of curator civitatis ad Oxyrhynchus. The assumption of civic charges by the Oxyrhynchi oikoi is not a revelation, of course. For its elucidation, we are indebted to Raymondon, Gascou, Azzurello, and others. But to date, only a handful of pertinent documents have been published. The two that come most immediately to mind are P. Vars, or Vars rather, 30, and P. Oxy 2039, but there are a few others, including a receipt addressed to the Patricia Flavia Gabrielia, who in 553 or 553 paid the wage, the misthos of a hydroparokos, a water supplier, of the public bath by virtue of her estate's responsibility for the so-called civic triple office of logistes, patertes poleos, and proedros. Anastasia's archive multiplies the numbers of such receipts considerably, though her estate is never charged with more than the logistea. And on at least occasion, her liability did not extend to the totality of that. Shared responsibility is documented in the best preserved of her fiscal receipts, dating to August 590, in which she pays the wage of the lead worker Papbaus. Though it is not stated, Papbaus was probably working on the public bath, and in another receipt, formerly in Leuven but destroyed during the Second World War, we witness Anastasia supplying about 400 pounds of lead for pipes and basins in the public bath as part of her share of the logistea. Since this text, in which she holds her early rank of Magnificentissima, dates to 577-78, the immediate suggestion is that the logistea was attached to her estate over a lengthy period. But it is more probable, I think, that the charge fell to her on a rota, a system that is best attested, though for the Ripariate, in Pioxy 2039. Though the public bath seems a primary concern of the logistea, another receipt records a payment to a woman with an as yet undeciphered title who is connected to the bath. The responsibility was wider, as is attested by this fragmentary Michigan receipt, doubtless documenting a wage payment to the city clavicularius and daimios, to the jailer and the executioner, as well as a fragmentary Gießen receipt, no doubt for a similar payment to the epikemenos of the public circus. There's no need to devote time to the few Anastasia fragments of an indeterminate nature. Instead, and by way of conclusion, I will summarize what I think this archive contributes to our discipline. Firstly, and this is what attracted me to it initially, almost 30 years ago. Firstly, it presents an ample body of evidence that may be employed as a check on the historical narratives that have been crafted using the abundant documentation concerning the Flavii Apiones. This check comes, moreover, from a different perspective, for though Anastasia was an aristocrat, she was a middling one, a regional one. The Constantinopolitan world of the Apiones at their apogee was not hers. The difference in grandeur is unsurprisingly reflected in the administrative structures of their respective estates, for example, in the comparative simplicity of Anastasia's management hierarchy, and in the less elaborate accounting system that she shares, probably uncoincidentally, with Flavia Christodote. But at the same time, there is much in her archive that is familiar. The sureties, the anapographoi, the receipts for irrigation machinery, and so on. These are traits in the documentation that put us squarely in the late antique Oxyrhynchite and nowhere else. And it could be suggested, I suppose, that they situate Anastasia closer to the Apiones than to a middling landowner in, say, the Hermopolite nome.
Whatever the case, the archive as it survives also has its distinctive points of emphasis, while anticipated highlights are left in shadow. The relative scarcity of irrigation receipts illustrates the latter phenomenon, while the documentation illuminating the estate's fulfillment of its responsibility for the logistea. Here I would note that this evidence may be revealed to extend beyond receipts to include, for example, sureties. This material is where we break new ground. This is the principal element of interest, I think, in this archive of Anastasia. Thank you all for your attention, and thank you again, Rosario, for your kindness and generosity over the years. Thank you very much, Todd, for this explication of this archive. We have all known about it for, as you say, 110 years. 110 years, and this is the first time I've heard someone try to put it all together in such a compelling way. I think there should be any number of questions, and we do have time. You have to start it off. I'll have to start off back. Or Bernhard. You can- Oh, okay, good. Thank you. Hey, thank you, Todd, for this wonderful overview. One thing that strikes me is, if I got you right, the manager who's active both for Anastasia and for the Appians. Mm. Is there more evidence out there for the intertwining of those two estates, or people active for the one and for the other? Can't hear. Oh, thank you. You have to push the button there, Bernhard. Okay. It is, It is. Yeah, Oh, it is, yes. okay. it's maybe not close enough. Okay. Bernhard asked whether there's evidence of folks sort of working for both estates, for instance, right? So managers, almost in a sense, as a professional class, maybe, who, you know, work, and that's known from other archives. In this particular archive, no. The only overlap that we see that I've found so far, and this is again pretty, although I've been working on it forever, it's still pretty early days, is in this use of notaries that, you know, you see that in both archives. So although there is one that seems unique to Anastasia, they are overlapping with the Appians in the sort of production of legal instruments. They're using the same people. But no, as far as managers and so on. It is interesting. I found that, and I hadn't noticed this in the Appian archive before, and it sort of was brought, I mean, I had obviously read it, but not paid attention to it. It was this use of clerics in these management roles. You know, I thought it was striking, you know, that both Anastasia probably and the Appianes are employing, you know, a minor cleric as a rent collector. And this priest, in both Christodote and in Anastasia, the priest is a prominent figure. In Anastasia's case, as a landowner, and also in Christodote, it seems to be the most important person in the Apoikion documented by P. Christodote is in fact the most powerful person, the richest person in the Apoikion is the priest. But no, that's a long answer to your question, your good question. We just don't have any evidence for that. Any other questions? I'm interested in the going backwards in time to the possible discovery of these pieces, the scatter, the reason they all seem to be so fragmentary, and finally, whether there's a chance that is more out there that has not yet come to light. Yeah, I mean, obviously there's material in Oxford, and it was excavated by Grenfell and Hunt, so that comes from an excavation. The rest of the material ended up on the market.
I believe that the material that Rosario has in his collection was at the same dealer in Hermopolis, or in Al-Ashmanein, around the same time. And I believe that when the Cristodote roll was purchased, and my belief is that it was purchased, it was obviously attractive as a very large text roll. There was no interest, I think, in these scrappy documents that were picked up by the DPK later and ended up in Gießen. But material continues to float around. I mean, the Michigan acquisition is much later. So this is the Gießen materials in the first decade of the 20th century, the Michigan material, which is actually much richer. I mean, we owe a favor to Pete Sipestein for surfacing some of these texts. But I understand why he wasn't motivated to do more, because they're very, very fragmentary. So he published a few of them, and only recently I was able to go through the entire purchase and find a lot more. But that was acquired, if I'm remembering correctly, in 1925. Columbia piece, if it belongs, but it's kind of an outlier. It's 1931. So this material was floating around these batches for quite some time. And you are right, it's very fragmentary material. You have very few complete documents, and joins even within the material we have can be made. So, you know, one of my joys is spreading out all these pieces on the table and trying to figure out what goes together. And it's still a work in progress, but there's a lot of that within collections, as I intimated for the Gießen material, but also between collections. So I've often wondered if it was intentionally broken or something like that, but how does one know? Any other questions? Can we thank Todd again for this wonderful exposition of this exciting material? Our third speaker this morning is Professor Bernhard Palmer of the University of Vienna. He's also director in the Department of Papyrology and the Papyrological Museum in the Austrian National Library. And something I forgot to include in my original notes, he's also one of the, not sure the term, principal investigators, director? Investigator in the project Imperium et Officium that was funded by the Austrian National Science Foundation. And when I thought of that, I thought of the wonderful invitations I had to go to Vienna from Bernhard, and how much I owe to him and Todd and Rosario, and they're all in this little cluster of folks, and I appreciate it very much. Bernhard is, like Todd, right, an extensive editor of texts and historian. His main field really is bureaucracy, administration, the army, and legal procedure. And these various interests, three of them at least, come together in his topic for this morning, De Adoratio. Are you doing this in English or? De Adoratio Purpurae, or Protectores, Bernhard. Thank you very much for this extremely nice introduction, Jim. In my research between the poles of papyrology and ancient history, I give particular attention. I give particular attention to those texts which are not only relevant for the conditions in Egypt alone,
but which permit assertions about other areas of the Mediterranean world as well. Chances are best where Roman and Byzantine public institutions are present, like the civil administration, the legal setting, and the military organization. My lecture today will focus on the adoratio purpurea, a specific type of imperial favor, and I will try to contribute a papyrological perspective to this topic, well known from the literary and the juristic sources. I thought this is a topic appropriate for a conference in honor of a dear friend and a dear colleague. I start with a well-known episode. Flavius Abinaios is perhaps the best-known officer of the late Roman army, thanks to his papyrus archive, which preserves more than 80 of his private and official documents. These texts permit us to follow grosso modo the career of Abinaios, probably of Syrian origin. He was born around 284 or 5. He joined the army in the early years of the 4th century and served for more than 30 years until he achieved the grade of a ducenarius, which is second in command, in the Vexillatio Partusagitariorum, stationed in the Ospolis, in modern-day Luxor, in the Thebais, together with the Legio Tertia Diocletiana. 2 generations after Abinaios, the Notitia Dignitatum records this military unit under the less specific designation as Equites Sagittarii Indigenae in the Ospolis, and archaeological research of the French colleagues from the IFAO have made visible the very impressive remains of the late Roman fortress built into the temple of Amun-Mut and Khons, and this was the headquarters of Abinaios Vexillatio. Thanks to the Notitia Dignitatum and the papyri, we are quite well informed on the military movements in the 4th and 5th centuries, and on some of the units garrisoned in locations which are which have amply papyrological findings. But back to Abinaios. After some remarkable military missions, he was appointed commander of the Ala Quinta Praelectorum, a unit which is quite well known around the mid-4th century thanks to the papers of Abinaios and again the Notitia Dignitatum, which in around 400 CE records the Alai still stationed in Dionysias in Castle Karun in the southwestern corner of the Fayum. Archaeological, this is still Luxor, the military camp of quite impressive dimensions. So here we are in the Fayum. Archaeological excavations have unearthed the castra, and this is one of the rare occasions where we are able to spot exactly the events described in the papyrus text. To be sure, Dionysias was on a much smaller scale than Luxor, but promotion is promotion, and to be commander of a unit was certainly the dream of each late Roman soldier making his way up from the files. However, when Abinaios arrived in Dionysias, he found out that another man had also been appointed commander of the same Ala by the Comes Aegypti. What an unwelcome surprise. We owe to Abinaios and his disappointment a petition which he addressed formally to the emperors Constantius II and Constans, and this is text P. Abinaios 1. Apparently, his petition was finally successful, as we find Abinaios as the praepositus of the Ala between 342 and 344. Most of the information on his career and also one detail that interests us here come from this text,
P. Abinaius I. But let us read the text of the petition itself. Lest your clemency and piety, perpetual lords, Constantius and Constans, ever victors, Augusti, should at any time be lacking to your soldiers, particularly those who have served as protectores, that is to say, those who, zealously giving proof to their loyal duty, seem to merit your benefits, Providence has offered an opportunity. I, and then there's the lacuna, have been posted to the Vexillatio Parto Sagittariorum, stationed in Diospolis, in the province of the Upper Thebaid. After 33 years of service, I was directed by Senecio, formerly Comes Limitis of the same province, to conduct refugees of the people of the Blemmyes to the sacred feet of your piety at Constantinople. We made our way thither with envies of the said people and with the comes of the same limes, and they were presented to your clemency. Whereupon your divinity ordered me from the rank of a ducenarius to adore your venerable purple. And so, being instructed to conduct the said envoys to their own country, I spent with them a period of 3 years, and reporting back to your sacred court, I brought recruits from the province of the Thebaid, whom I delivered in Hierapolis. And so, granting me exception from your service, your clemency vouchsafed to promote me praefectus alae et Dionysius in the province of Egypt. On the order of the dux, Abinaius had to perform 2 extraordinary missions. First, to escort ambassadors of the Blemmyes from the Thebais to the imperial court in Constantinople, and back to the southern frontier of the empire. This journey took him 3 years. Second, he had to transport recruits from the Thebaid to Hierapolis, modern-day Kastabala, in Asia Minor, near Antioch. Escorting recruits was a difficult mission, as the young man very often tried to escape, and this would ensure a series of other problems and financial risks. The detail that interests us here is the formulation in line number 7 to 8, me et ducenario divinitas vestra venerandam purpuram suam adorare iussit. Your divinity ordered me from the rank of a ducenarius to adore your venerable purple. As the editors of the Abinaius archive already noticed, this phrase alludes to the adoratio purpurae, a ceremony which was granted to those officers who were promoted to the high rank of a protector, at least. A protector is a field officer, an adjutant. The veneration of the imperial purple robe was a ritual that was performed during an audience with the emperor and represented a specific form of adoratio or proskynesis. One approached the emperor, of course, on his knees and threw himself on the ground in front of him. The emperor, waving one hand, held out a corner of the imperial purple cloth, and this is what the Greek sources render as porphyridas profainontes. You were allowed to grab a tip and kiss it, and then silently went away, walking backwards, because you would never turn your back on the emperor. An audience with the emperor was in itself an immeasurable privilege for ordinary mortals. This was further enhanced by the fact that one was allowed to approach the sacrosanct person of the emperor up to a very short distance. Modern people would say this is a security problem. Only persons of senatorial rank were entitled to the adoratio purpurae, and senior officers with the rank of the protector and higher. This ceremony created a personal relationship between emperor and officer. It was a kind of a bonding intended to strengthen the loyalty of the officer's corps. The adoratio purpurae
is often addressed directly and indirectly in the Codex Theodosianus, so that we are informed about many aspects of the ceremony. For instance, in Codex Theodosianus 624, free from August 364 or 65, this passage refers explicitly to the protectores. The same Augusti, Valentinian, and Valens to Severus, Count of the imperial household, an imperial guard. Just as we observe that those persons enrolled in the company of the imperial bodyguard and the household guard, Protectorum Domesticorum Scuola, arrive at this position by various routes. So also there shall be a diversity in the payment of fees, the sportuli. For it is quite grievous that after the long period of toil, post immensum laborem, men who were desirous of nothing more than the glory should be exhausted by such payments. We command each of them to pay between 5 and 10 solidi in the name of sportuli, so to each of the primates of the officers' staff. But it is our will that if anyone by patronage, suffragio, or by favor of powerful persons, potentium gratia, should be admitted to adore the sacred imperial purple, he shall pay a fee of 50 solidi. One is almost inclined to believe that the juxtaposition between, on the one hand, men who have advanced to the protectores after long and hard military service, and, on the other hand, those who have acquired this rank through suffragio, is also reflecting the situation of Abinius. The emperor is aware of these differences and conditions. He charges tenfold the fee from those who have become protector through patronage. If one is ennobled by the adoratio purpurae, one could enjoy, of course, a number of privileges. It is well known, and it is not an one-off honor, but a lifelong privilege, through which one roses from the humiliores to the honestiores. It was like being knighted, let's say. Severe penalties, even capital punishment, were imposed on those who ignored the position of honor. So members of the household guard, the domestici, and the imperial bodyguard, the protectores, shall have the right of osculation when they give the salutation to the vicarius of your excellency. For punishment similar to that of sacrilege shall be inflicted upon any person who fails to accord the proper honor to those who have been deemed worthy to touch our purple. Promotions with adoratio purpurae were apparently also given to officers before retirement, as with modern civil servants. This probably brought financial benefits and was a compensation for the loss of authority of a military position. Thus, commanders of guard troops were even raised to the rank of a comes Aegypti upon retirement. But probably we skip this passage and go to the next. Thus, the adoratio purpurae upon retirement brought an extraordinary high rank and privileges thereafter, such as exemptions from liturgies. The emperors Valentinian and Valens Augusti to Martinus, Praetorian prefect. It is our will that the secretaries of the office staff, the corniculari, of the prefects who retire each year from the assigned number after the completion of their service as secretaries shall adore our purple. When they have enjoyed this honor and have gained the discharge, we grant them undisturbed leisure, so that no ex-secretary who has adorned the purple shall be summoned to the duties of a tax receiver,
susceptor, or to the performance of any compulsory public service. Let us return from the law codes to the papyri. P. Abinaios I is not the only papyrus text which mentions the adoratio purpurae. The papyrus from the Austrian National Library's collection, also a Latin text, reveals welcome details about the process and the effort involved in this honor. It is a papyrus letter written in an elegant Latin cursive hand of the late 4th century. We have before us one of the very few original documents surviving from the cancellaries of the late Roman military administration. Completely preserved, this papyrus gives us an idea of what official correspondence in the late Roman army may have looked like. Flavius Gaiolus, tribunus of the Fifers, tribunus Quintanorum, to the praepositi of the storehouses and the loyal susceptores of each single location, greetings. Take care that you provide to the 4 protectores named below, who I have ordered, to the adoration of the imperial purple, to our lords the emperors, on the most happy Easter day, at the most sacred comitatus, the usual supplies of 4 annoni and 4 capita, without delay at the usual stations. The protectores are Benafer, Conon, Babes, and Besas. And then a Greek line says, the protectores of the Fifers, coming from the Thebaid, and 12 annoni, 16 capita. This text basically explains itself. A tribunus addresses the praepositi of the storehouses along the road from Egypt to the imperial court to provide annona militaris, food supply, to 4 protectores who are traveling to the imperial court, wherever the emperor may have been at the moment, in order to obtain the wonderful privilege of coming along, that comes along with the promotion to the protector, the adoratio of the imperial purple. This is an extraordinary event, and the 4 protectores undertake a very long journey for that. The voucher of Gaiolus is a kind of recommendation letter and an order to the keepers of the storehouse, and at the same time an identification document for the 4 traveling soldiers. This letter has to be shown to each and every mansio and horium in order to get supply and accommodation. Previous scholarship has discussed whether this document is a kind of an evectio, a permit to use the means of the travel, the mounts and the wagons, or a tractoria, authorization to use the carts and the heavy transport vehicles, or indeed an annonaria, an allowance to use the facilities of the cursus publicus, including the food supply. Probably it is an annonaria, but we can leave this detail aside. Evictiones, tractoria, and similar allowances figure, of course, prominently in the Theodosian Code, because emperors repeatedly tried to limit the issue of the evictiones. The Emperor Julian, for instance, declared that neither governors nor vicarii are entitled to issue evictiones, because only the Praetorian prefect is allowed to do so. In our papyrus, however, we see a simple tribune to issue some sort of disallowances. Our document has also some other notable features. For instance, the names of the protectores. We have inter alia a Venafer. It couldn't be a more Egyptian name. And we have a Conon. Conon is a name typical for the Isaurians. The commander styles himself in his official document as a Tribunus Quintanorum, Tribunus of the Fifers.
This is an excellent example for phrases that originate in the colloquial wording of the soldiers, the sermo castrensis, and later drifting into the official language of the military administration. The fivers refer to a unit which had the number 5 in its name. Indeed, the Notitia Dignitatum again lists a legio quinta Macedonica, sub dispositione viri spectabilis comitis rei militaris per Aegyptum. After Diocletian's campaign, several units of the comitatus mentioned in the P. Panopiti remained in Egypt. One of these units is the Legio Quinta Macedonica, who is stationed in Memphis and originally came from the Danube, and part of the legion indeed remained in Dacia. Thus, the fivers refers to the Legio Quinta Macedonica, which had its headquarters in Memphis. We encounter here an interesting instance of the typical military jargon, which put the long official name of the unit into a simple version. And just allow me here an anachronistic parallel to the Austro-Hungarian army of the Habsburgian Empire. So the official rendering of a troop names would be Dragoner Regiment Numero 11, Kaiser Franz Josef. This is of course long, and the colloquial term would simply be Elfer Dragoner. This is the same phenomenon that we encounter in our papyrus. The Greek summary at the end of the document mentions the protectores coming down from the Thebaid. This is somewhat surprising, as the headquarters were in Memphis and not in the Thebaid, hundreds of kilometers to the south. On the other hand, we have ample evidence that detachments of Roman military units operated over a very wide area. Here, too, one can assume that the 4 officers carried out services in other parts of Egypt, no problem. A side detail from the phrase, the Greek phrase, the Latin phrase, the usual provisions of 4 annoni and 4 capita, it is not entirely clear whether this reference to the rations of each protector or to their total ration, because officers very often received multiples of the usual rations. The assumption that the quintani is a colloquial term and expression for the Legio Quinta Macedonica is confirmed by 3 Latin texts of kleinerem Format, which may have come from the same contexts, but do not necessarily refer to the same journey of the protectores. On this papyrus are 2 texts relating to the issuance of the Annona Militaris to the Legio Quinta Macedonica, the first one in wine, the second one on meat. The legion stands sub cura Gaioli Tribuni, and this is undoubtedly our man. These texts contain a variety of information about the Annona Militaris, but also some problems, as usual. Without being able to go into details here, it remains to be noted that the 835 diurnae annonae daily rations are issued. That could be an indication of the legion's staffing levels. However, among other things, it is unclear whether these texts represent receipts for payments, as Konstantin Zuckerman believed, or serves as instructions for deliveries, as Klauswarp has thought. The second interpretation is perhaps more likely because the large circles at the beginning of the text could be markers of competition. 2 similar documents, damaged on the left, appear to be similar deeds, and we have, as you see, the same handwriting. Perhaps they apply to just other species of the annoni, like wheat or bread, the daily oil, or the fodder for the animals. We have the same handwriting, and those texts
are revealing also the date which is given. It is the March of the year 399. Both receipts mention the enigmatic ratione Babe in line 1. Does this mean that the provisioning was organized from Babylon, although the unit had its headquarters in Memphis? Babylon, as one of the greatest fortresses and an extremely important stronghold of the later Roman army in Egypt, it could also have played a role and a central role in the logistics of the supplying troops. And again, we are able to spot down exactly where it was. Of course, probably all in this room know the remains, the impressive remains of the Roman fortress Babylon, nowadays the Coptic Museum in Old Cairo. Altogether, these documents show the enormous logistic efforts caused by the traveling officials. This is, of course, the background of the ongoing efforts of the imperial government to limit the use of the cursus publicus as much as possible, with limited success, as we have seen. Again, two papyri offer extraordinary information about the administration of the cursus publicus and the network of mansiones throughout the empire. These are the two famous mansiones accounts published in the 60th volume of the P. Oxyrhynchus. Despite the fragmentary stage of preservation, the two accounts from the mid-4th century provide highly welcome information on the daily movements in Tacona, a mansio just 30 kilometers north of Oxyrhynchus, and a second mansio in the city itself. So we cannot obviously go through all these interesting texts, but the first papyrus is extremely important because of line 79, which gives us the combined total expenses of 1 month. And in just 1 month, in this mansio, we had the amount of 1,749 annoni. The second text informs us about the traveling parties. And we have here, for instance, in line 28, to the familia of Rufinus Scutarius, traveling down to the Thebaid in the city for 2 days, Pauni 7 and 8, and in Tacona for 1 day, Pauni 9, total 3 days, daily 14 annoni and 14 capita, bread, and so on and so on. For us historians and papyrologists, these accounts are absolutely unique. However, by the time those accounts were written, this was the normal routine paperwork which each and every mansio all over the Roman Empire had to do day by day, week by week, month by month, throughout the centuries. Roman clerks must have produced 10,000s of those records, but all this is lost to us, except those two extraordinary examples. The two mansio accounts present us a very detailed picture of the accuratesse of the Roman bookkeeping, but also the impressing frequency of traveling officials and the capacity and flexibility of the infrastructure of the cursus. Even the few lines cited above show a Palatinus traveling with 30 men. A few days later, a second Palatinus accompanied by 20 men, and then Apollonius, a tribune, traveling with a party of 24 men, and so on. This must have been difficult times in an age without refrigerators. In the light of the administrative effort and the substantial amount of food to which these were also to which there were also considerable logistical challenges of means of transport, such as wagons, carriages, maybe ships, and beasts of burden. It is all the more remarkable that the emperors spared no expenses to bring the officers to court for the adoratio purpurea. The itinerary of our protectores is not
insignificant either. From the date 399, we can deduce that the audience was with the young Emperor Arcadius, by that time hardly 22 years old, who resided in Constantinople during that year. So the four protectores traveled from the Thebaid to the imperial capital at the Bosporus, all the way up the Nile and through half of the Mediterranean Sea. It was a long journey that certainly took them several months. Since the Adoratio Purpurea was granted in connection with promotions, it became an investiture ceremony performed at avancement of high officers of rank. Instead of the divine honoring of the person of the emperor itself, this would be problematic in the case of a Christian emperor. The purple robe as a symbol of imperial power was honored. The robe was considered sacred and was thus immersed into a sacred sphere. In the later 4th century, the Adoratio Purpurea was a demonstration of imperial favor, and conversely, refusing the Adoratio Purpurea was a sign of imperial distrust, indicating one had fallen off of favor. This notion is highlighted by several historiographical texts of late antiquity, and I just give you here some examples from Ammianus Marcellinus, who in the first instance is talking about the Comes Orientis Ursicinus, who had fallen in disgrace, but is called into the consistorium of Constantius II when the general Silvanus revolted. So Ammianus says, he, Ursicinus, was immediately sent for by the principal chamberlain, the Magister Officiorum, which is the most honorable kind of summons. And as soon as he entered the council chamber, was offered the purple of salute, much more graciously than at any former time. And the second passage is, let's say, reflecting the opposite situation. Julian and the Comus Lucilianus, one of the commanders at Sirmium, who had prepared war against Julian. But as soon as he, Lucilianus, saw the emperor and was relieved by receiving permission to offer his salutations of his purple robe, he recovered his courage and feeling safe, he said, and so on. The sacral aura of this homage radiated from the emperor to the honoree, and it radiated from him to those around him. Unauthorized usurpation of this privilege can result in high penalties, as again we learn from the law codes. So maybe due to the time, we just skip these two instances, usurping the dignity of a higher branch of civil service and the privilege of the adoratio could in the end up in capital punishment. So this was nothing to joke about. With our four protectores, and this is the way that they may have looked like, there was obviously no problem of usurpation of this dignity, but they had to identify themselves and they had to survive the long journey well. For both, the tribune's letter should help, but perhaps other surprises awaited them in Constantinople. The second half of year 399 saw the fall of the all-powerful Praepositus Sacri Cubiculi and Consul Eutropius, and the first half of the year 400 were those months when many thousand of Gothic soldiers were billeted in Constantinople under Flavius Gainas, and the city rumbled. Not the best time to visit the capital. If they had survived all the dangers and uncertainties of this long journey and, like Abinius, luckily returned to Egypt, full of unforgettable memories of the audience with the emperor and kissing the purple cloak, perhaps further tasks awaited them. Most probably, they too, like us modern academics,
had to hand in a detailed statement and a report and an account of the long business travel. Thank you for your attention. Favorite quote from writings is, and correct my pronunciation and give a translation, Sultan klopft die Weltgeschichte an die Zimmerdure des Papirologen. This presentation says that it does sometimes happen, doesn't it? Thank you very much. And we are running right on schedule. If we are a little behind, it is no fault of the speakers. It's mine. But so we can take a couple of questions, I think, before retiring for coffee, right? So thank you very much for this enlightening presentation. My question is very specific. Are you sure that Benafer is not a graphic variant of Venafer, a Roman name witnessed in the Samnium, for example? Yeah. Well, it's all too tempting to see behind the Benafer and Wenafer. Yes. And this would be decisively Egyptian. That's Yeah, right. but Okay. who knows? Yes, please. Thanks very much, Bernhard. That was entertaining as expected, informative. Regarding the or two questions, I guess, regarding the rations. I mean, my sense would be that officers, as you say, would get multiple rations. I've seen instances of double, for instance, but I'm not an expert in these things. But if that's the case, if double rations are being given, then that precludes that referring to the four, and it must mean that they have some sort of entourage or something. Absolutely. And who would this, servants, or who, do you have any thoughts about who might have accompanied them? That's part one. Yeah. So certainly, as indeed also the Manzio account, Cyrenius shows us, all the officers are traveling with an entourage, which is probably some of the personal servants, some of the servants taking care of the baggage of the horses, and probably also some bodyguards. We are in the time of the military patronage, so we suppose that each officer would have at least a handful of bucellaria traveling with him. So the multiple rations in the Annona are, of course, not because he could eat 4 times as much as a normal person. Already, the normal Annona was probably Huge. more than huge and was more enough than the daily ration needed for surviving. But this was planned for the officer and the people traveling with him. And this is one of the very interesting information that we get from the Oxyrhynchus Mansiones account. And then secondly, just a sense of, or if you have any thoughts about how frequently this occurred. I mean, you see 4 names on that list. What's your, and again, this is speculative, but what's your sense of how often these types of, how often this travel occurred? Apparently, this was an extraordinary privilege which you got only when promoted to a protector. And the protector is a very high military rank. It's a kind of a staff officer, adjutant. So there were just a handful of protectores with a normal military unit. It was something like the concilium of the tribune and the priores around him. So this is not something that happens very often to a unit, and but still it's, I mean, if you think about the fact that we have something like 77 military units in late antique Egypt, it's quite an amount of people traveling just for this purpose. Yeah, and I was just thinking in terms of one of the laws, I think, alluded to the possibility of you getting it not through service, but through
patronage or something like that. And yeah, so, Suffragio, yeah. But I think what the laws are talking here about is not just the honor of the adoratio purpure, but getting the position which brings the adoratio by suffragio. Thanks, Baron. I have one quick last question. That is to try to tie the panel together. Did the provisions include provisions for horses? Yes. Good, thank you. And talking about horses, just one cavalryman needs more than one horse. He needs a second, maybe a third horse as well. Well, I'd like to thank all our speakers for this morning and thank you for your attention. Let's give them one more round of applause as a group. So, time for coffee and return at. Let the boss sing. You are the boss today. The coffee break is open to all of you. It is in the downstairs here to the left, and again downstairs in the yard. Okay, in the yard. So please come on. Yeah. About bringing the recruits. So this was much heavier duty than probably convoying the ambassadors of the blemish. Yeah. In a way, you know, being the guard for the ambassadors, you would have to take care that nothing happens to them. Yes. Being the guard of the recruits, you should, they shouldn't get lost on the way. Those are two great talks. Yeah. Yours was wonderful. It was wonderful thought, as always. And exactly 32 or 33 minutes. I applied. Did you actually talk? I think it was a little bit long. But it was long. I did try to actually slow. I actually tried to It's, slow yeah, it down. this is wonderful. You're talking in a perfect speed. I apologize for being a bit long again. No, it's lovely. No. When you're engaged with the topic, You don't care. it doesn't. I wanted to. So this is one of those interesting which the historical discussion. Yes. So this is perfect. It's not that I have much new things to say about it. I guess I'm still in charge. I wasn't aware of that. Okay, I'm still in charge. Everybody sit down. The last speaker, am I on? The last speaker that I am to introduce is Dominic Rathbone, professor of ancient history at King's College, London, and a longtime colleague of the late Jane Rowlandson. Dominic has told me, I don't know how many times, that he's not a papyrologist, but he is an ancient historian who uses papyrological evidence with great attention and great skill. He has interests in the ancient economy, generally speaking, agriculture in particular, Italian agriculture. He's very at home in this environment here, but also the agriculture of Greco-Roman Egypt. He's the author of numerous reviews and articles, including some co-authored with our honorand Rosario. He achieved, I think, special renown over 30 years ago with his book, Economic Rationalism and Rural Society in 3rd Century AD Egypt, the Heroninus Archive in the Appianus,
estate. I think this is one of the most respected and frequently cited books in the papyrological canon. Today he returns to the setting that book, the village of Philadelphia, with his subject, the labelli for sacrifice of Decius, some novelties of Philadelphia. Dominic, please. Thank you, Jim. I'm going to try and speak in Italian. The slides are in English, but I will also try and give un riassunto inglese ogni tanto. Ok, grazie. Allora, comincio con delle grazie ai professori Masseri e Ranocchia per l'invito a partecipare in questo congresso in onore di Rosario e condivido con tutto il dolore per la mancanza della compianta diletta. Io ho lavorato per anni con Rosario. Non sono un papirologo, quindi non ho la prova come il collega, però dire che intorno a 40 anni, così probabilmente, sì. Soprattutto sull'archivio di Eronino, che proviene dal villaggio di Terdelfia. La presentazione di oggi è apparentemente su un soggetto un po' diverso, quello del sacrificio universale di Decio, però come si vedrà questo coinvolge anche, devo ammettere, l'archivio di Eronino. E questa mia presentazione difatti è un risultato preliminare di un progetto di ricerca con la Gabriella Messeri e quindi questa relazione non è solo la mia, è anche la sua e perciò il suo nome appare lì. La storia breve. Decio fu un sostenitore dell'imperatore Filippo che si è ribellato contro di lui. Filippo è stato sconfitto e muore a Verona intorno ad agosto 249 e Decio è andato a Roma, è diventato imperatore. Prima del fine dell'anno ha fatto un editto che tutti gli abitanti dell'impero devono sacrificare. E questo processo è cominciato a Roma già in gennaio del 250, possibilmente anche nei primi mesi dell'anno anche a Cartagine e Alessandria, però non è arrivato nella cora dell'Egitto finché giugno-luglio dell'anno. E poi, nell'autunno, non si sente più niente di questo processo, è sparito, è finito. Tutti quei arrestati sono stati rilasciati e già fra un paio di mesi tutti i vescovi, la Chiesa, era in piena operazione pubblica ancora. Allora questa è brevemente la storia. Ok, Saifo? Yes, Good. You're the only who's Italian I understand. I don't know whether That's bad news. That's bad news, right? I apologize to the Italian, sorry. Right. Allora, abbiamo tre fonti importanti o primari per questo editto, per processo. Ignoro gli atti di Pionio perché non è sicuro che sono dell'epoca, invece possono essere di Marco Aurelio. E allora una è di Africa e le lettere, un trattato di Cipriano, che fu vescovo di Cartagine, e poi due di Egitto, le lettere di Dionisio, che fu vescovo di Alessandria, che sono citati da Eusebio nella sua storia ecclesiastica, e poi i libelli, adesso 48, Gabriele e io abbiamo aggiunto uno, dei quali 5 da Oxirinco, uno del Nomo, 43 di villaggio dell'Assinuite, due di questi anche della città, Ptolemaeus Regitis, dei quali 36 di Terdelfia.
E questo editto di Deccio, questa cosiddetta persecuzione, è stato molto importante nella storia della Chiesa cristiana e dai contemporanei fin a oggi è visto e presentato come la prima persecuzione generale dei cristiani. E già Cipriano parla di persecutio, Dionisio nei suoi lettere parla di diogmas, persecuzione allora. E perciò ci sono un sacco di studi moderni nei quali la maggior parte accetta che è stata una persecuzione mirato contro i cristiani. Invece adesso c'è un certa fila di scetticismo su di quello, per esempio l'articolo di Rives che ha suggerito che è piuttosto un tentativo di reintrodurre dei pratiche tradizionali della religione romana, e altri hanno suggerito che anche se c'è stato un certo tentativo di persecuzione, niente è successo perché è stato un processo impossibile to put in practice, eseguire. Grazie. Questa relazione segue un po' l'iniziativa di Paul Schubert, cioè di studiare i livelli come documenti, di vedere, cominciando con i livelli, di vedere che cosa ci dicono del processo così. In più, e questa è una tendenza che va già da Paul Meyer, che ha studiato i documenti come ha fatto delle cose importanti sull'analisi dei mani, della fraseologia così, ma anche di mettere questi documenti nel proprio contesto egiziano. È lì che arriva che vi ho dire, noi no. Un esempio di livello di Terra del Fia. Ai preposti ai sacrificio del villaggio di Terra del Fia da parte di Aurelia Bellias, figlia di Peterus, e della figlia di questa Capinis. Sempre sacrificando agli dei abbiamo condotto la vita. Ed ora, alla vostra presenza, secondo gli ordini, ho libato e fatto un'offerta bruciata e gustato le vittime. E chiedo che voi apponiate qui sotto il vostro visto per noi. Abbiate diutina fortuna. Poi, seconda mano, Aurelio Serenos ed Hermas, noi vi abbiamo visto sacrificare. Terza mano, io Hermas ho vistato. Primo mano, la data. Ok? Alcune cose da notare. Che tipo di documento sia questo? C'è stato un dibattito e una dichiarazione, in greco un apografe, o è una petizione, in latino un libellus. Non voglio passare tempo su questo, secondo me è un documento di forma ibrida. È vero, il formato contiene elementi da una dichiarazione per il censo, e quindi non solo per il censo ma per la capitazione. E difatti uno di questi livelli dell'epoca di Deccio, di Ossirinco, sul rovescio è intitolato apografe, come erano una dichiarazione per il censo. Però questi documenti non contengono per la maggior parte molti elementi che si aspettava in un apografe per il censo. E per me il formato è predominantemente quello di una petizione. Si chiede alle autorità di fare qualcosa e loro mettono il sottoscritto e lo fanno. Allora,
libellus mi pare un termine abbastanza utile per questo tipo di documento ibrido che è il risultato di un evento nuovo, una novità ordinato da un imperatore romano. Allora, è un tipo di documento da sé e possiamo tranquillamente chiamarli libelli. Secondo punto, la struttura e le mani. Il corpo principale della petizione, incluso la data alla fine, è scritto da un mano e ha dovuto essere scritto in ogni caso poco prima che questa petente o applicante, si può dire, richiedente si è presentato davanti all'autorità. Allora si deve immaginare che la persona arriva, chiede alla scriba di scrivere questa sua petizione, fa il dovere e è certificato così. Ok? Nello spazio lasciato dalla scriba abbiamo due sottoscrizioni nei nomi delle autorità. Primo, uno di Aurelio Serenos e Hermas, questi due, che è scritto probabilmente sempre nei libelli dello stesso mano, oppure da due mani, che sono abbastanza simili. Non siamo ancora sicuri su questo punto. Il terzo sottoscrizione di Hermas è di un mano molto rozzo e pare essere il suo signature, la sua firma, ma anche se in alcuni casi è scritto da qualcuno d'altro, ma questa è un'altra cosa. La cosa di notare dei livelli di terapia, non c'è mai una sottoscrizione da parte del richiedente, che invece si trova nei livelli di altri posti. Ok? Your case, I thought. Right. Good. Allora, il contesto egiziano. Prima cosa, chi era il prefetto? Chi era chi ha diritto a questo processo in Egitto? È Appio Sabino, che è probabilmente è nominato da Decio perché è arrivato in Egitto alla fine di 49 e poi ha passato 2 anni un po' più forse in Egitto. Si presume che ha ricevuto questo editto imperiale nel tardo gennaio 250 e se seguiamo Dionisio subito ha pubblicato l'editto imperiale e immediatamente ha tentato di arrestare Dionisio il vescovo di Alessandria. Questa era la cosa che ha fatto, pare, ogni proconsole hanno tentato di arrestare i vescovi, non di ucciderli, di arrestarli. E quando Dionisio è scappato via, una bella storia questa, non ha fatto niente per trovarlo. E poi non ha fatto niente fino a un certo punto ha dovuto emettere degli ordini per il sacrificio nella corra, ma non immediatamente perché non è successo niente fino a giugno. Okay? E probabilmente questo era perché c'erano dei problemi amministrativi, perché poco prima dall'arrivo di Appio Sabino c'è stato in Egitto un cambiamento completo del sistema di organizzazione della corra e abbiamo visto la fine di queste autorità locali come citologoi, come grammates, è introdotto un sistema più normale di controllo da un municipio, di controllo civico, a tramite di decem primi, come si dice nel resto dell'impero, cioè decaprotoi, che sono dei consiglieri per modo liturgico preposti ai vari villaggi.
sostenute di un ufficiale locale che si chiama il Comarques. E si vede che Sabinos ha passato, per quanto lo so, abbiamo fra i papiri che fanno accenno a Appius Sabinos, 3 sono nel contesto di lui è andato a delle metropoli per tentazione di organizzare o di fare operare questo nuovo sistema di controllo da parte dei bulli della corte. Allora per lui questo è stato chiaramente la cosa più importante della sua prefettura e queste riforme amministrative, non questo sacrificio universale che è un po' di annoyance, a nuisance. Allora, poi guardiamo un po' gli ufficiali locali per il sacrificio. A Cartagine e probabilmente in Egitto in generale, lo sappiamo per Oxyrhyncho e Ptolemaios Euergetes, e anche in altre province, l'organizzazione del sacrificio universale è affidato alle autorità municipali civiche. Sappiamo che a Cartagine hanno fatto un gruppo, un panel, non so, di 10 persone, quindi ho dimenticato, sì, i magistrati che erano in carica e poi hanno aggiunto 5 altri consiglieri scelti, non le so, e questi hanno fatto un gruppo dei quali presumibilmente per ogni giorno c'era 1 o 2 che sono preposti al sacrificio per fare un tipo di rotazione. Allora, ha potuto essere un po' diverso dappertutto. Sappiamo che a Ptolemaios Euergetes è stato il Britannico in ufficio che ha certificato un livello a Oxyrhyncho Sosognosis, perché è descritto come Kaios crematizze, chiaramente è una bulutese. E allora nei petizioni di Philadelphia abbiamo sempre questi paio, Serenos e Hermas sappiamo di altri documenti che lui era Comarques di Philadelphia e attestato sia nell'archivio di Ierolino sia in altri documenti come Comarques, abbastanza chiaro. Serenos, secondo me, deve essere un decaprotos. Non necessariamente questo Sereno che ho citato lì, e mi pare anche degli altri livelli di villaggi assinuiti dove abbiamo il certificato che Siros e Heron, anche loro i nomi suggeriscono dei decaproti di Bulutai. E la cosa strana a Philadelphia è che il Comarques ha certificato, perché non è fatto negli altri villaggi, però bisogna dire abbiamo così pochi certificati di altri villaggi che non possiamo essere sicuri. Però c'è la possibilità che a Philadelphia una cosa un po' eccezionale è che il Comarques ha preso un ruolo così prominente nel processo. Ok? Allora, possiamo adesso, con la Gabriele abbiamo rivisto tutti i livelli, abbiamo cambiato alcuni dati, l'analisi dei mani, Gabriele ha fatto dei lavori straordinari sull'analisi delle mani e adesso possiamo dire che questo processo a Philadelphia si è seguito dal 12 giugno fino al 14 luglio del 250, date analoghi a Oxyrhyncho nelle altre cose. Allora, questo è probabilmente comune per l'Egitto. Già Mea, come ho detto, ha fatto un tipo di analisi dei mani e ha notato che c'erano vari scribi e adesso pensiamo che c'erano 8
se ho fatto bene il numero, dei quali 3 sono uniche, cioè che per adesso almeno abbiamo solo un certificato in questi anni, ma altri l'hanno fatto per più di un livello e alcuni, come vedete, il mano c'è per 14 livelli. Allora c'era un gruppo di scribe professioniste che erano disposti per scrivere questi livelli. E poi già me ha notato, torno dopo a questa cosa, che quasi ogni scriba usava una fraseologia particolare a lui. Ok? E torno dopo. E questo sulla fraseologia, questo è un po' difficile perché ci sono alcuni esempi e abbiamo qui un po' di problema da risolvere, che ci sono delle variazioni e anche se abbiamo trovato un paio di casi dove pare che uno scriba ha utilizzato la fraseologia apparente di un'altra scriba. Allora bisogna pensare un po' come può succedere. Alcune cose devono essere o dovevano essere degli usi particolari come l'iotatismo, altri possono essere perché hanno fatto su dictation, come si dice, c'era qualcuno che ha dittato la fraseologia e normalmente fanno un copia, chi lo sa. Però è chiaro di tutto questo che benché era un editto imperiale, come dice specificatamente Dionisio, anche Ciprian, in Egitto, fino alla fine, quando è arrivato al villaggio, nessuno era più chiaro qual era esattamente l'editto, perché parlano di ta prostatenta, ta prostagemena, ta chelustenza, e il vocabolario è diverso un po' dappertutto. Allora ci sono alcuni elementi che sono comuni, ma non nelle stesse vocaboli, non nella stessa ordine, e cioè sono di aver sempre sacrificato ai dei. I dei non sono mai specificati e bisogna dire che l'ho fatto qui nella vostra presenza e che ho sacrificato, libato e ho gustato le offerte. E queste, come ha già notato Schubert, questa è la cosa particolare di questo processo, non si trova per esempio nel processo utilizzato di Plinio i Giovani, cioè di gustare il cane, di fare un sacrificio di sangue e di far gustare la gente. E questa è la novità di questo. Però, come ho spiegato a Parigi, qui c'è un po' di problema perché già a quest'epoca il sacrificio a sangue era molto raro, non solo in Egitto, ma anche in tutti i provinci dell'Est. Allora ha chiesto alla gente di fare qualcosa non normale, nemmeno per un pagano. E ci sono ragioni di pensare che forse nel villaggio, dove forse c'era un po' di problema di avere insufficienza di vittime, non hanno sempre fatto questa parte della cosa, perché a Teofilfia dell'Assinite non si scrive mai ti ho visto gustando, solo a Sirinco è scritto ti ho visto gustando, solo facendo dei sacrifici, e thuin non vuol dire sacrificare a sangue, vuol dire solo bruciare. Okay? Ma questa è una cosa diversa. Perché sopravvivono i livelli di Teofilfia? E a che cosa servivano? Un livello di Ptolemaios Euegetes è intitolato sopra una colonna. Secondo Wesley e Wilken, è difficile vederlo bene oggi, al numero 433. E questo è stato interpretato come il numero di un colono, cioè che a Ptolemaios Euegetes hanno preso i livelli, hanno fatto un tomos zuncolesimos e hanno numerato uno dopo uno
questi libelli e Schubert ha detto allora questa è un'altra prova che non è... Alcuni studiosi hanno ipotizzato che questo test, come si dice, the test of sacrificing, è stato utilizzato solo se uno è sospettato di essere cristiano. Allora non è che tutti hanno dovuto sacrificare. Invece questa è un'indicazione che tutti hanno dovuto sacrificare, anche perché la donna in questo caso è priestessa, sì, del culto. Però e Schubert dice allora a Tolomeo Euergetes c'erano già 40-33 sacrifici. No, io direi nell'Amphidon, perché questo è sicuramente fatto per Amphidon. Allora, e veramente, se è un numero di tanti casi, vuol dire che tutti nell'Amphidon hanno dovuto sacrificare. Però quando si vede i livelli sopravvissuti da Theodor Fier, e ho scelto questi esempi della collezione Rylands, perché vengono convenientemente nella stessa foto, si vede che c'è una grande differenza fra la larghezza almeno di questi cercati. Quasi tutti in altezza sono quasi lo stesso, 20-21 centimetri, che non sorprende perché questa è l'altezza normale di un rollo di papiri. Però invece Schubert ipotizza che questi che sono sopravvissuti di Theodor Fier sono messi insieme così per fare un tomos syncolesmos, cioè che vengono di un pacco così, perché dice nessuno ha impiegatura. Invece quasi la maggioranza hanno di piegatura. Peggio di questo, la maggioranza hanno di piegature normalmente verticali, alcune però orizzontali, alcune non sono state piegate, uno abbiamo in 2 coppie, ci sono anche alcuni che non hanno la firma di Hermas, allora non c'è un sistema a questi livelli, però chiaramente erano trovati insieme. Allora io direi che dobbiamo pensare piuttosto che delle coppie multiple sono state fatte e di queste coppie hanno fatto un registro, probabilmente usando il registro del fatto per censo, per notare che tutto hanno fatto. Il registro è la cosa che è stato mandato sopra. Anche Cipriano parla dei registri. E poi ci sono delle coppie che sono piegate normalmente, che una coppia almeno è preso dal richiedente, ma ci sono altri che sono superflui e che Hermas, credo, ha preso tutti come possibile uso e poi l'hanno abbandonato e possibilmente utilizzando l'ufficio di Eronino, così, chi lo sa. Ma è chiaro almeno che questi livelli non sono né i livelli dati ai richiedenti, né i livelli tenuti dalle autorità. Allora è un it's a byproduct sì, del processo. I richiedenti di Theodor Fier, passa un po' di tempo. Allora, una cosa interessante, per la maggior parte sono delle donne, ma questo deve essere casuale. La cosa importante è che questo invece alla capitazione, alle apografi che sono chiesto sia degli uomini sia delle donne, e apparentemente è stato una scelta locale di permettere o no delle dichiarazioni per famiglia, o in famiglia, cioè di dichiarare per tutti o per alcuni dei figli, così. Allora non è fatto per oikia, per household, come è fatto per la dichiarazione per censo. Allora, è perciò che non sono d'accordo di vederle come tipo di apografa. E poi, normalmente a Theodor Fier
anche ad Ozzirinco non danno delle età. Nelle altre petizioni della Alsinuiti danno l'età, ma a Teodelfia non, a Ozzirinco non. Non danno mai il stato o il mestiere, solo una donna, la donna di Ptolemaeus Euegetes, che è priestess, I've forgotten already, di Sucos. E poi ci sono 2 oikatai di Appianos, e torno a loro dopo. A Teodelfia ci sono solo 2 nomi greci, e uno è di un oikates, allora un nome greco. Questo non sorprende. Nemmeno che non ci sono schiavi. I schiavi hanno dovuto anche sacrificare, lo sappiamo, di Dionisio e di Cipriano. E nessuno richiedente a Teodelfia ha firmato, e probabilmente questo riflette semplicemente il livello abbastanza basso di literacy, a Teodelfia. Alcune conclusioni, non ho fatto degli argomenti così, che questo processo è stato una combinazione abbastanza nuova e unica di strutture esistenti, che è stato implementato soprattutto dai bulai e sostenuti dai comache. Appare che l'editto non ha previsto delle rifiutanti, perché non c'era un processo per i rifiutanti, e normalmente se continuavano a rifiutare in un modo molto pubblico sono mandati al governatore, che a questo punto non ha saputo che cosa fare con loro. Alcuni sono stati eliminati, molti sono arrestati temporaneamente. I dì non sono specificati, pare che hanno sacrificato sempre al dio più importante locale. Allora non era come con Plinio una cosa di lealtà sia a Roma sia all'imperatore. Probabilmente sono chiesto a sacrificare tutti gli adulti di età fiscale, e poi c'erano un tipo di editto, erano un editto imperiale, però ha lasciato molto alle decisioni locali. E finalmente la cosa più importante, o una cosa molto importante, si vede che quando si fa il conto che hanno fatto per un mese, quasi senza un giorno libero, il povero Emma stava lì a firmare queste cose. Questo non è stato uno scherzo. L'hanno preso molto al serio. La teoria moderna, che questo è stato qualcosa ordinato da Decchio ma non implementato, non va. Ha fatto un effetto enorme nel villaggio. Un mese di fare questo, giorno dopo giorno, 60 persone al giorno. Ho preso un numero molto basso per la popolazione. Questo non era una cosa molto seria. Allora, ho ancora un po' di tempo. Adesso finalmente arriviamo alla proprietà di Appiano e l'archivio di Eronino. Sfortunatamente nessun testo di Eronino è datato specificamente a questo periodo di giugno-luglio. Non possiamo dire che Hermas ha fatto su questo giorno anche fatto un meccanico, così. Però perché i conti di Eronino cominciano in settembre di 2550. Però Hermas, sappiamo dei conti di Eronino, che probabilmente era un tecton, un carpentiere del villaggio, che è sempre spesso impiegato per Eronino per fare delle meccaniche, delle macchine di irrigazione così, perché una volta nel 250 ha scritto a Hermas comaches, perché ricordava anche pagamenti a Hermas in qualità di comaches, ogni tanto in qualità di comaches, ogni tanto in qualità di carpentieri. Il livello un livello è di un uomo che si chiama Sacchi da Theosidine
e i suoi 2 figli, e diversano i Sakis da Teosinide, che è stato ha preso in affitto delle pecore di Appiano. È interessante, questo stesso uomo lo sappiamo perché ha fatto una dichiarazione del furto di un asino che è scritto per lui probabilmente da un scriba dell'archivio della proprietà di Appiano, e così una copia di questa petizione è tenuta dal proprietà, che l'hanno riutilizzato per una lettera proprio di Appiano ad Eronino e Irenaio. Irenaio, vi ricordo, è il frontistead del villaggio vicino a Philadelphia di UMRI, il collega più stretto, forse il mentore di Eronino. E allora è possibile che quando Gabriella ha fatto un po' più di ricerche, troveremo che questo umano c'è, è anche uno degli scribi della proprietà di Appiano. E questa è la scriba che ha fatto quasi la maggior 14 dei livelli di Philadelphia. Interessante la mano D. Questa è una scriba molto professionista, scrive molto velocemente, omette ogni parola possibile e omesse. E lui ha scritto ambedue petizioni per i 2 oikatai di Appianus, Uprodochios, che non sappiamo altrove, e Sarapamon, che appare nei conti di Eronino come Camellates. Allora sono oikatai di Appiano, e si vede anche una cosa interessante che, in questa dichiarazione per Uprodochios, che dice per Aurelio Uprodochios dà come titolo, invece di dare un villaggio da dove viene, dice oikatai Aurelio Appiano, e poi il titolo Exegetud Sanctus, che da prima esegetes del famoso città dell'Alessandria, e il suo titolo Catamennon, residente ha tentato di scrivere Sathro. Sathro era il nome forse egiziano, il nome popolare del villaggio di Philadelphia, abbastanza spesso utilizzato nell'archivio di Eronino, anche in altri testi, ma non il nome formale. E questo è anche un'indicazione che quest'uomo è della proprietà, perché usa Sathro. No, questo è pubblico, deve scrivere Philadelphia. E Gabriella ha notato acutamente che quando fa qui a sinistra è il livello per Uprodochios, dove dà il nome e la titolatura di Appiano, è scritto questa titolatura ricorre nell'inizio del conto mensile di Eronino, un anno sconosciuto degli anni 250, e fa apparire che questo umano che ha scritto questo conto detto di Eroninos è fatto il mano della scriba di chi allora era uno dei scribi normali della proprietà. E questa è un'altra cosa che adesso siamo un po' disposti di chiedere se i conti nel mano di Eronino sono veramente nel mano di Eronino, ma questo è un altro problema, perché pare che ci sono certamente i conti di Irenaio sono scritti da mani diverse, e forse Eronino, io credo ancora che possiamo individuare forse il suo mano, ma ha avuto assistenza. E questo anche implica una cosa interessante. Se questi scribi sono della proprietà, questi loro posizioni, questo processo sia avvenuto veramente a Philadelphia o forse a Ptolemaeus Euergetes. E allora, per finire, perché il tempo continua, abbiamo anche una dichiarazione, l'altra dichiarazione di Ptolemaeus Euergetes era per una reglia demos, padre sconosciuto, madre Elena, moglie di Aurelio Irenaio apo Amfodo Elenaio. E poi per lei ha scritto il suo marito, e
essere corto. Gabriella ha notato che la firma per lei, fatto di Irenaio, è esattamente nella scrittura del nostro Irenaio, che è stato il frontispiede di Io e Maria, chi vuol, e anche probabilmente questa petizione per la sua moglie è scritto per uno scriba dell'archivio, anche un altro, questo vuol dire che questo Irenaio è anche lo stesso che ha fatto questa applicazione di prendere in affitto delle terre pubbliche, che vuol dire, abbiamo già sospettato, io ho sospettato, i frontistai erano di certo rilievo, e questo ci dà per la prima volta la prova che Irenaio sia stato almeno metropolites, forse apogumnasio, e forse viveva anche a Tolomais Iugatis, non difatti a Io e Maria. E allora, finalmente una breve parola. Io direi che la cosa è che quando si vede i risultati di questa persecuzione, anche secondo Eusebio, anche secondo Cipriano, ci sono pochissime vittime. E allora noi adesso sappiamo che non è perché non l'hanno preso al serio, è preso al serio. Allora adesso c'è un po' di una domanda per la storia del cristianesimo. C'erano poche vittime perché c'erano pochi cristiani o perché i cristiani dell'epoca non si sentono solo cristiani, ma anche erano molto disposti di sacrificare, così che per la Chiesa questa è stata la cosa più importante dopo i lapsi che ha sacrificato. E forse il cristianesimo è stato purificato da questa esperienza, ma finalmente bisogna anche pensare che si vede che a livello locale molto dipendeva delle gente di influenza locale. E probabilmente Appiano ha fatto nei suoi villaggi dove erano delle proprietà, ha fatto in tutto per fare prima che il processo sia seguito al serio. Allora non saranno stati dei problemi dal prefetto, ma anche che non ci sono dei danni, degli usciti inconvenienti per la sua proprietà. Grazie. Once again, it's not our speaker who was at fault for the violation of the time. But thank you, Dominic, for this other example of how a second example this morning of how the papyri really do come into contact with the imperial world. And the other thing that strikes me from the papers today is no matter what the literacy rates of antiquity may have been, these papers prove what the existence of what Roger Bagnall has called the ubiquity of writing in the ancient world. It's simply staggering. I don't know whether there are, Graciano, are there time for questions, or do we need to move? Time, it's time, okay. Let's thank Dominic one more time. And sostituisco Herman nel pronunciare la sua laudatio che vi leggerò nella traduzione italiana fatta da Cristian Vassallo. Caro Rosario, non riuscirai mai a immaginare quanto sia grande la felicità che provo nel prendere la parola in occasione di questo tuo compleanno. La nostra amicizia si basa su una conoscenza che dura da ben 42 anni, una vita. Siamo entrambi consapevoli che è più di una conoscenza basata sulla collaborazione tra papirologi, ma ora mi corre l'obbligo di utilizzare un registro formale. Il professor Rosario Pintaudi ha 75 anni e da circa 50 è un affermato studioso nel campo della papirologia, da poco meno in quello dell'archeologia.
Questi due fatti da soli non solo meritano la massima ammirazione, ma consentono a tutti noi, assai più numerosi di coloro che sono qui presenti, di porgere a Rosario i nostri più duraturi auguri accademici. Ma entriamo nei particolari. Devo innanzitutto mettere in risalto fatti che sono assai personali e riguardano la mia biografia e il mio legame di vita con Rosario. Dopo aver studiato lettere classiche e filologia classica all'Università di Vienna con Walter Kraus, Albin Lesky, Griechische Literaturgeschichte als Memorial e Rudolf Hanslick, Benedicti Regula, ed essermi laureato con una tesi sulla tecnica compositiva di Tibullo, ho collaborato nella medesima università con Hans Schwabl alla redazione dell'ampio articolo dedicato a Zeus nella Reale Enzyklopädie der Klassischen Altertumswissenschaft, per poi proseguire la mia carriera come bibliotecario della Österreichische Nationalbibliothek. Allora i papiri non erano ancora entrati nella mia vita. Quando seppi che il direttore della Papyrussammlung della Österreichische Nationalbibliothek era alla ricerca di un grecista, mi feci avanti e decisi un po' inconsapevolmente di iniziare questa nuova avventura. Cercai con caparbietà di vestire i nuovi panni del bibliotecario. Non potrò mai dimenticare l'emozione da me provata quando su un frammento inedito riuscii a leggere autonomamente la parola logos. La mia speranza di aver scoperto un pezzo di Platone naufragò immediatamente quando Preisic mi rese dotto dell'altro significato del termine, conto, elenco, eccetera. Questo era il mio livello iniziale. Ma la vera sfida arrivò molto presto. John Rea ci aveva inviato un manoscritto per un volume del Corpus Papyrorum ai Neri e a me, proprio a me, fu affidato il compito di dichiararne la dignità di stampa. Il Congresso internazionale di papirologia di New York nel 1980 rappresentò un momento di svolta per me. I partecipanti al congresso si stavano avviando verso il Brooklyn Museum. Un giovane collega mi si avvicinò dicendomi: sono Rosario Pintaudi. Quello fu l'inizio di un rapporto professionale umano in seguito mai interrotto. Pochi giorni dopo mi giunse l'invito a partecipare a una prestigiosa pubblicazione curata proprio da Rosario, ossia la miscellanea papirologica. La partecipazione di 40 colleghi a questo volume dimostra chiaramente l'impegno e il talento organizzativo di Rosario. Nel corso del tempo avrei compreso bene quale enorme fatica comporti un serio lavoro redazionale come questo. Resta il fatto che tale curatela è stata e rimane un modello per ogni valido lavoro scientifico. E questo è uno dei più grandi retaggi che Rosario ha lasciato nella storia della scienza papirologica. L'importanza che attribuisco a questo aspetto è motivata dalla seguente considerazione. Tra i papirologi troviamo molti editori, ma pochi organizzatori del loro lavoro di pubblicazione. Nessuno può fornire un esempio paragonabile a quello rappresentato da Rosario anche in questo campo. Ma su questo tornerò altre volte più oltre. Praga rappresenta un caso speciale. In genere ci si limita a dire che Rosario è membro dell'Accademia delle Scienze di Praga, ma ci si dimentica di specificare a quale circostanza si è legata questa carica tanto importante. Ecco il punto. A Praga c'è una Papyrussammlung, un tempo la collezione privata del decano dei papirologi viennesi, Carl Wessely. Ma può sembrare incredibile, affinché l'ex collezione privata viennese del primo papirologo austriaco diventasse accessibile alla scienza, era necessaria la presenza di uno straniero, Rosario Pintaudi. Nel 1988 Rosario ha pubblicato il primo volume dei papiri Grecae Wessely Pragenses, numeri 1-117. Ruzena Dostalova e Ladislav Widman hanno collaborato con lui in questa impresa.
Nel volume sono trascritti, tradotti e corredati da un Sachkommentar 117 papiri greci. Vi compaiono inoltre i ritratti di Karl Vesseri e Ladislav Varzl. Permettetemi di soffermarmi su alcuni di questi papiri. Dopo alcuni testi letterari interessanti anche sul piano latamente filologico, come Il pastore di Erma, autore, come è noto, intorno al 150 d.C. di un'opera della primissima letteratura cristiana, seguono due testi la cui indole appare in linea con lo spirito poliedrico di Rosario. Mi riferisco a due Tiumocatokoi, testi magici. Qui Rosario si dimostra un eccellente conoscitore di quel campo di indagine così affascinante che è la magia, mediante i quali qualsiasi litigio tra persone può essere evitato. Si noti che gli uomini hanno bisogno a tal fine di poteri magici e in effetti ne dispongono proprio grazie all'edizione di questi testi effettuata da Rosario. Dubito che Rosario sia consapevole di possedere tutti gli ingredienti per fare questo incantesimo. Potrebbe egli stesso essere ammirato come l'incarnazione di un Tiumocatokos. Ad ogni modo, dopo una variegata ricchezza di testi di straordinaria importanza sulla vita quotidiana, con l'aggiunta di alcuni non trascurabili contratti e documenti fiscali, ma si tratta solo di scarne esemplificazioni, con l'edizione di 15 papiri, Rosario ha reso pubblico l'archivio di Aronino nella collezione di Praga, archivio che contiene testi istruttivi da tutti i punti di vista. Nella prefazione a questo gruppo di testi, Rosario menziona una cosa di enorme importanza, le condizioni di conservazione, ossia l'esigenza di garantire la conservazione del materiale fragile. Rosario non menziona il fatto che in realtà lui stesso ha svolto questo delicato lavoro. Ebbene, in tale contesto spiccano tra il materiale appartenente a questo archivio le lettere. Se si desidera essere sedotti dalla vita quotidiana dell'antichità, ecco una ricca casistica che ci mostra persone in preda a preoccupazioni e impegni non diversi da quelli di oggi. Già nel 1995 seguì il secondo volume dei papiri greca e Vesseri Pragenses, numeri 118-205, con foto di Ladislav Widman, con una diversificata scelta di testi quasi esclusivamente documentari. E il frontespizio chiarisce ciò che Rosario intende facendosi portavoce della comunità papirologica, perché in quel caso erano coautori Guido Bastianini, Johannes Dietert, Hermann Arrauer, Ulrike Orak, Johannes Kramer, Gabriella Messeri, Fritz Mithoff, Amfilochios Papatomas, Peter Schippenstein. Nel 2011 seguirà il terzo volume, Papiri Greca e Vesseri Pragenses, numeri 206-249. Anch'esso contiene sia testi letterari, un testo cristiano e una preghiera mariana con Trisagion e Kairetismos, sia in maniera preponderante testi documentari. Analogamente a quanto fatto a proposito del secondo volume, elenco qui gli studiosi coinvolti nel terzo: Lucio Del Corso, Vlastimil Darbal, Thomas Kraus, Raffaele Luiselli, Diletta Minutoli, Fritz Mithoff, Amfilochios Papatomas, Elena Sekavova e John Whitehorn. Il volume è dedicato alla memoria di Alfiero Manetti. Tutto questo lavoro rappresenta un punto di contatto non irrilevante tra Rosario e me. Il contenuto della collezione praghese era poco noto e poco studiato. Si può dire, grosso modo, che a parte importanti edizioni curate da Ladislav Varzl e in misura minore da Peter Schippenstein, gli altri testi erano praticamente sconosciuti. Questa situazione è durata fino al provvidenziale arrivo di Rosario, il quale nel giro di pochi anni ha dato alla luce ben 3 volumi di P. Praga, con contributi che hanno coinvolto l'intera comunità scientifica. Dal 2015
al 2019 ho avuto modo di avviare alla papirologia vari studenti di Budapest. Per attrarli in maniera efficace, decisi di farli lavorare su papiri inediti. In ciò è stato facile ottenere il supporto di Rosario, in quanto egli aveva fotografato una parte enorme degli inedita Pragensia. Così mi è stato possibile scegliere da tutto quel materiale dei testi adatti agli studenti ungheresi. Ma si sa, in papirologia l'autopsia degli originali è sempre indispensabile. Così pensai bene di organizzare un viaggio a Praga per gli studenti insieme al collega prof. Laszlo Horvat di Budapest. La direttrice della collezione dei papiri di Praga, Miroslava Hajnova, ci permise l'accesso ai reperti selezionati e i risultati di questo progetto sono ora disponibili in 4 volumi della rivista Eirene, stampata a Praga. Ciò non sarebbe mai stato possibile senza Rosario. La rivista Analecta Papirologica, fondata e diretta da Rosario, è attualmente arrivata al volume 33esimo ed è ormai da lungo tempo uno dei principali organi scientifici della ricerca papirologica. Parlare dei contenuti di questa prestigiosa rivista non è possibile in questa sede, ma un'osservazione va fatta. Con Analecta Papirologica, Rosario ha offerto anche ai giovani ricercatori uno strumento editoriale che suscita una spinta motivazionale al loro impegno scientifico. La rivista è legata all'Università di Messina, l'ateneo in cui Rosario ha insegnato tutta la vita. Per descriverne i caratteri principali, permettetemi di offrire, a titolo di esempio, una sintesi del contenuto del primo volume. Cito solo i cognomi degli autori per risparmiare tempo. Messeri, la popolazione di Socnopaiunesos nel 178-79 d.C., miliardi zingali, ancora su to calumenon protocollon, di novella Giustiniano 44-2, Luppe, nocmals zu Callimachos Gattus Ordnung Bacchilidaischer Lieder, Bastianini Luppe, una ipotesis euripidea in un esercizio scolastico, Funghi Messeri, sulla scrittura di Pioxi II 223 più Picheln V 210, Saia, neoformazioni linguistiche in Dioscoro di Afrodito, Baccani, appunti per oroscopi negli ostraca di Medinet Madi, Pintaudi Ratbon, brutta copia di un conto mensile di Eroneinos del giugno 253 d.C. Come si vede, vi è una ricchezza impressionante di temi in cui l'enfasi letteraria fa emergere in primo piano l'attenzione per gli aspetti filologici. Particolarmente interessante è lo studio sulle neoformazioni linguistiche in Dioscoro, una ricerca che dimostra la creatività della lingua greca. Un bell'esempio è fornito a pagina 61. Caire, olocottino, peripate, angelo prosope, Caire curie, crusarguro, pina, rosmaragdo, spero che riusciate a leggere dalla vostra copia. Caire, despota, chiuso, lito, caca, toniuche, prasino, prantime, lamprobie. Caire, chiure, panaxio, tenoptenastro, cosmopoias. A questo proposito, mi piace ricordare che la mia lingua madre offre le stesse possibilità creative. Un esempio per tutte. Ora, io qui non sono in grado di leggere questa parola. Se davvero è una parola, qui chiedo veramente agli amici tedeschi se questa è una parola che sta davvero tutta insieme. Donau, Dampfschiff, no, non la so leggere, insomma. Il destino ha voluto che il volume 33esimo di Analecta Papirologica sia stato ancora curato per la maggior parte da Diletta Minutoli. Posso fare una richiesta? Un minuto di silenzio in memoria di Diletta. Grazie.
All'Università di Messina, Rosario non è stato soltanto un docente universitario. A Messina, come accennato, Rosario ha fondato Analecta Papirologia, ma ha anche avuto la fortuna di trovare in Diletta Minutoli una formidabile studiosa che ha trasformato tutto il suo magistero in un autentico monumento. Basti ricordare le sue straordinarie ricerche in campo papirologico ed archeologico, per non parlare delle innumerevoli iniziative editoriali. Papirologica Florentina. Fondata nel 1976, questa gloriosa collana ha raggiunto nell'ottobre del 2021 il suo 48esimo numero. Parliamo dunque di più di un volume all'anno. Per rendere giustizia dell'enorme importanza della collana in questione, vorrei fare almeno un cenno ai titoli di alcuni dei volumi che ne fanno parte. In estrema sintesi possono essere ricordati Pilaur I IV, Pilaur V Coptica, Ostraca del Cairo, i papiri di Genova, volumi primo, secondo, terzo, Ostraca della Schmolean Museum, Ostraca più tavolette lignee più papiri del Brooklyn Museum, papiri letterari praghesi come Demostene, Sofocle, Euripide, tavolette lignee cerate, strateghi e basilicoi grammateis, servizi pubblici coatti, centri abitati dell'Ossirinchite, ricorrenza del bicentenario della leggendaria edizione della Carta Borgiana, lettere latine, documenti bancari, trapezificà, annona militaris, testi e saggi in occasione del 70° compleanno di Bastianini. Infine, nell'ultimo volume 48esimo, la proprietà di una signora, P. Cristodote. Non riesco a ricordare senza emozione Ulrike Horak, archeologa all'Università di Vienna, profondamente impegnata nella gestione della Papyrussammlung viennese. Illuminirte Papiri, Pergamentum Papiri, è stata la sua prima e unica monografia rimasta, ma Ulrike si è dedicata anche allo studio scientifico dei tessuti copti e alla loro rivalutazione storico-artistica, un desideratum della scienza archeologica che coinvolge aspetti molto complessi, tecniche, motivi, colori, eccetera. Il destino ha voluto che anche Ulrike, come Diletta, morisse all'età di 44 anni. Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa resta ancora oggi incolmabile. Quando si è tentato di organizzare una Gedenkschrift in suo nome, è stato ancora una volta Rosario a farsi carico di questa iniziativa editoriale. Ha contribuito a rinsaldare ulteriormente il mio legame con Rosario anche la sua decisione di venire a Vienna per partecipare alle esequie di Ulrike. Il Congresso internazionale di papirologia di Firenze del 1998 ha fornito l'occasione per allestire una mostra di rinomati papiri che Rosario ha reso accessibili a tutti in un meraviglioso catalogo, Papirologica Florentina, volume 30, come aveva già fatto 5 anni prima, allestendo in Laurenziana una mostra dei testi dell'archivio di Zenone, accompagnata anche allora da uno splendido catalogo, Papirologica Florentina, volume 24 dell'archivio di Zenone. Tali testi offrono una panoramica unica della vivacità e originalità della vita nell'antichità e la base per comprendere tale originalità sono proprio alcuni papiri meravigliosamente leggibili. In questo campo, e non solo in questo, la paleografia ha offerto un contributo fondamentale. Inoltre, in archivi come quello di Zenone sono inclusi testi tanto letterari quanto documentari e chiunque si sia trovato di fronte all'arduo compito di iniziare dei principianti alla papirologia sa quanto sia importante avere a disposizione dei testi che garantiscano l'esperienza fondamentale della decifrazione. Ricordiamo tutti il momento in cui abbiamo potuto leggere noi stessi la prima parola. Perciò, col suo straordinario lavoro, Rosario ha fornito materiale eccellente per l'avviamento alla papirologia delle future generazioni. Si tratta di un'opera encomiabile per la paleografia e anche per la didattica. Certo, sappiamo tutti che i testi letterari attraggono di più perché conducono più facilmente al plauso e al successo,
ma i testi che riguardano la vita quotidiana pongono sfide non meno affascinanti. Inoltre, l'archivio di Zenone è un tesoro unico di materiale didattico. Incontriamo in esso la scrittura corsiva e i dettagli dell'esistenza di uomini così lontani da noi. Qualche anno fa, Rosario ha assunto la direzione di una delle riviste papirologiche più prestigiose e affermate, Egyptus. Antinoupolis el Sheikh Abada. Chi conosce da tanti anni uno scavo particolarmente importante, chi conduce da tanti anni uno scavo particolarmente importante e ricco di risultati, non può farlo senza un intenso rapporto interiore e personale con esso e con i suoi collaboratori. L'importanza dell'aspetto personale in lavori di questo genere è testimoniata dal vuoto incolmabile lasciato dalla scomparsa nel giro di poche settimane di due monumenti dell'attività di scavo, come la compianta Diletta Minutoli, che è mancata il 5 settembre del 2021, e Peter Grossman, che è mancato il 14 ottobre del 2021. I meriti di Letta e di Peter per le ricerche in questo sito archeologico, per l'archeologia in generale, sono indimenticabili e variegate. Rispettiamo per cortesia un minuto di silenzio in ricordo di entrambi. Dal 2008 al 2017, cioè in 9 anni, sono stati pubblicati sotto la direzione di Rosario 3 volumi intitolati Antinoupolis e un volume speciale di Daniele Castrizio dedicato alle monete del sito. Sono stampati 81 contributi per un totale di 2148 pagine, circa 250 pagine all'anno. Il contenuto di questi contributi e il loro valore scientifico non possono essere descritti a parole. Lasciatemi però dire una cosa a proposito del primo volume. In esso è contenuto un contributo meraviglioso per testo e immagini che illustra piccoli ritrovamenti di testi oracolari. Vi troviamo particolarmente meticolosamente descritte le circostanze del ritrovamento ed eccellenti riproduzioni fotografiche delle condizioni del reperto nelle singole fasi della sua apertura, del suo restauro e della sua decifrazione. Commovente e di altissimo valore sul piano storico è la consapevolezza che nel IV secolo, quando il cristianesimo si affermò pressoché definitivamente in Egitto, le pratiche pagane continuarono ad essere vive. Ci aspetteremmo ad esempio preghiere cristiane sui piccoli frustoli di papiro, ma la realtà insegna il contrario e tale realtà vive ancora oggi. Che altro non è infatti l'annuncio di ciò che le stelle prevedono per ognuno dei nostri giorni? Abbiamo la concreta possibilità di comprendere e di far luce con i nostri occhi su cosa sia successo quasi 2000 anni fa. L'ineguagliabile efficienza di Rosario come promotore di questa pubblicazione dà un contributo storico decisivo a tutto questo. A tale proposito mi viene in mente quanto Rosario abbia contribuito alla nostra conoscenza dell'antico sito di Narmutis, un'impresa benemerita non inferiore a quelle finora descritte. Concludo. Voi tutti conoscerete Rosario Pintaudi dai vostri innumerevoli incontri personali con lui. Quello che mi è stato permesso di riferire in questa sede non è altro che un piccolo contributo che non può pretendere di cogliere tutti gli aspetti della sua straordinaria personalità. Chiedo venia, caro Rosario, per tutte le omissioni che ha implicato una descrizione non del tutto completa del tuo essere e della tua anima. Permettimi solo di dirti grazie pubblicamente per tutto ciò che ci ha unito e ci unisce ancora. Aggiungo infine un paio di fugaci dettagli alla sua biografia.
ciò che della persona di Rosario Pintaudi mi ha sempre impressionato ed ha costantemente suscitato il mio rispetto per lui fino ad oggi. Il fatto di suonare il flauto, il suo passato come judoka, come direttore di scavi e come docente universitario. Com'è potuto accadere che uno come me sia diventato così indissolubilmente amico di Rosario? Sentite, vero? Sono ancora vivo. Vi devo dire la verità, vi ringrazio ringrazio Herman che diciamo si è espresso in modo davvero commovente. Si è scusato, anche recentemente ci siamo sentiti, si è scusato per non avere avuto la possibilità di venire. Non dico così segreti se dico che insomma, ha dei piccoli problemi di salute per cui si muove con estrema difficoltà e diciamo comunque ci ha fatto pervenire questo ricordo che veramente dico, io direi insomma di soprassedere. L'abbiamo letto, io forse non l'avrei letto, nel senso tanto c'era un'edizione a stampa e quindi però è stato bello sentire anche la sua voce e quindi praticamente vabbè, cominciamo questo nostro colloquio di oggi. C'è scritto Lectio Magistralis, io la definirei Lectio Normalis, visto che siamo anche in una sede, diciamo, della Scuola Normale. Non diamogli troppo peso a questa Lectio Magistralis, anzi questo lo facciamo vedere dopo. Io però conosce sa che io giro sempre con un sacco di aggeggi che poi non ritrovo mai nell'ordine che avevo stabilito. Ecco, e comincio un po', come dire, in modo formale, con 2 paginette scritte, dattiloscritte. Prima di affrontare un argomento così vasto e al tempo stesso specialistico e quindi necessariamente ristretto, quale quello che oggi tratteremo, cioè papiri e papirologia, mi sento obbligato deontologicamente a fare qualche premessa di carattere generale. E in questo, anche se voi siete tutti esperti papirologi, però diciamo permettetemi di introdurre in questo modo. In questo mi piace ricordare quanto il mio maestro, davvero maestro, Manfredo Manfredi, amava dirci all'inizio dei suoi corsi. E qui mi riferisco anche a persone che hanno conosciuto Manfredi, che sono state suoi scolari, riferendosi all'insegnamento fiorentino di un maestro quale è stato Giorgio Pasquali. Ricordatevi, queste sono parole sue che da qualche parte deve aver segnato, diceva Pasquali, filtrato attraverso Manfredi, che le discipline non costituiscono la scienza dell'antichità, non sono compartimenti stagni, o meglio, non esistono le discipline, ma esistono soltanto i problemi. Parole queste che mi sono sempre rimaste impresse e la cui veridicità mi è stata sempre confermata proprio dallo studio dei papiri. Pensiamo alla varietà dei contenuti dei papiri e alla quantità dei problemi che da essi scaturiscono. Un frammento di poesia o di prosa che un frustulo o un bel pezzo di papiro ci conservano, ci trasporta, direi quasi ci spinge, nell'ambito della letteratura greca, costringendoci ad utilizzare i metodi, gli strumenti del filologo classico, del grecista, mentre un contratto, un testamento, un mutuo ci spingono e qui, proprio pensando a me stesso, ci costringono ad entrare nel campo di studio dei diritti dell'antichità. Mi ricordo che il consiglio che Manfredi ci dava all'inizio, durante il corso che teneva all'Istituto Papirologico Fiorentino, era quello di frequentare, almeno frequentare come uditori,
i corsi di istituzioni di diritto romano per impadronirsi del metodo e del linguaggio di questa disciplina basilare. Pensate alle edizioni di testi che hanno contenuto giuridico, il cui editore era Vincenzo Arancio Ruiz, per esempio. Quindi, diciamo, si parla con cognizione di causa. Certi testi non possono essere affrontati senza una conoscenza almeno delle istituzioni di diritto romano. Non ci imponeva, questo lo ricordo, non ci imponeva di frequentare e fare esami, perché non era obbligatorio avere un esame, diciamo, di diritto romano, di istituzioni, però lui ci suggeriva di frequentarlo almeno come ascoltatori, come uditori. E i testi magici, le lettere private, i testi biblici, liturgici, neotestamentari, non debbono anche questi essere al centro dell'interesse del papirologo. E così i documenti della tassazione, dalle semplici ricevute su ostraca ai rotoli con la registrazione della ripartizione ed esazione delle tasse per un intero villaggio o una comunità agricola. Quindi qual è l'elemento che accomuna questi studiosi che chiamiamo papirologi? Non certo i contenuti, che sono così eterogenei e così vari. Neppure la particolarità del materiale scrittorio. Il papirologo studia anche le pergamene, studia gli ostraca, le tavolette cerate, tutti elementi che tendono a comporre un unico quadro di vita. L'unità della papirologia, e qui cito ancora, e voi mi perdonerete, ma diciamo come tutte tra maestri e scolari c'è sempre stato un pochino di piccolo contrasto anche con Manfredi, come può capitare. Normalmente non era, per chi l'ha conosciuto, una persona facile da certi punti di vista, dico facile tra virgolette, ecco. Non ho conosciuto purtroppo il professor Bartoletti, che forse era un po' diverso rispetto a quelle che erano a volte certe chiusure che Manfredi manifestava in certe occasioni. L'unità della papirologia, diceva Manfredi, è nella mente dello studioso. Questi sono ricordi, appunti di parole sue. È nella mente dello studioso che applica ad ogni papiro letterario, documentario che sia, il suo metodo di lavoro, e in ciascun papiro si sforza di chiarire ogni particolare dello scritto e, al di là degli scritti, guarda alle persone degli scriventi, all'ambiente cui appartennero, alle ragioni per cui scrissero. E con questo implicitamente distinguiamo il papirologo dal paleografo, ovviamente, per il quale paleografo, lo studio delle scritture antiche, forse adesso è un po' cambiata la realtà, però diciamo lo studio delle scritture antiche per il paleografo rappresenta il fine principale della sua ricerca, laddove invece per il papirologo lo studio delle scritture antiche, è solo il mezzo per penetrare nel contenuto di ciascun testo ed illustrarlo filologicamente e storicamente. Ovviamente mi guardo bene dal generalizzare, mi rendo conto che può esistere una paleografia che porta alla storia dei testi, all'analisi della loro trasmissione o tradizione che sia. Pasquali, Petrucci, Cavallo non hanno seminato invano, e mi limito forzatamente nella citazione. Testi documentari e testi letterari, oppure testi letterari e testi documentari. Una ovvia divisione che risale agli albori della papirologia, questa. Quando i ritrovamenti dei Carmi di Bacchilide, dei Mimiambi di Eroda, dell'Atenaion Politeia di Aristotele conferirono prestigio e suscitarono enormi speranze. Nuovi versi di Saffo, di Esiodo, Alceo, Alcmanes, Tesicoro, Pindaro, Bacchilide, scene di tragedie, di drammi satireschi, commedia antica, nuova,
carmi di poeti ellenistici, discorsi di oratori attici, pagine di antica e riconosciuta storiografia, frammenti di speculazione filosofica, brani di romanzi, interi capitoli della letteratura greca sono stati rifatti a seguito di queste scoperte e altri sono stati rielaborati più o meno profondamente. Ma sarebbe un errore considerare i papiri letterari soltanto dal punto di vista della storia della letteratura. Si è detto spesso che l'Egitto fu semplicemente un serbatoio di quei testi e si è insistito sul divario tra i papiri letterari ospiti in un certo modo dell'Egitto e quelli documentari che in Egitto ci stanno di casa. Ma ci si dimentica che anche i testi letterari sono documenti di cultura e di vita, ovviamente strettamente legati all'Egitto. Le opere di Saffo, di Pindaro, di Eschilo erano ospiti dell'Egitto, ma i frammenti che ce li restituiscono sono altrettanto brani di libri che andavano per le mani dei lettori egiziani, di cui ci attestano i loro gusti, le loro preferenze, quasi delle mode, le condizioni della loro cultura. È ovvio, quindi, constatare che i primi secoli dell'era volgare in Egitto furono quelli di più vasta ed articolata lettura, di più intensa vita culturale, certamente in coincidenza con un maggiore benessere della popolazione. Oppure vedere come si accresca il volume dei papiri cristiani dal secondo al terzo al quarto secolo con la progressiva penetrazione del cristianesimo in cerchie sempre più vaste della popolazione. Ma non basta, ogni frammento di libro papiraceo ci interessa anche per cogliere, grazie alla sua scrittura e al numero delle testimonianze, la nascita, l'evoluzione, lo sviluppo, la trasformazione, la decadenza delle scritture librarie greche dal IV secolo all'VIII, scritture librarie e scritture corsive documentarie, che si presentano a noi con una ricchezza di esempi che non ha eguali nella documentazione antica. Noi non abbiamo una esemplificazione come quella che ci viene attraverso i papiri dall'Egitto relativamente alle scritture in cui questi testi sono scritti, in questo caso il greco. Poi l'arabo naturalmente, il copto, però diciamo parlo adesso del greco. E come per la storia della scrittura, i papiri sono insostituibili, così lo sono per la storia del libro antico, dalla forma a rotolo, inalterata per secoli, alla trasformazione al formato di codice, che più economico e maneggevole finì per imporsi, così come la stampa si impone alla fine in un certo modo sulla trasmissione manoscritta. A un certo punto i manoscritti, diciamo, si rarefanno e, diciamo, i libri prendono sempre più piede. Quante domande e quante risposte ci vengono proposte dai frammenti che ci sono arrivati e continuano, dico continuano perché le collezioni, diciamo gli scavi in fieri in Egitto sono tanti. Io non mi ricordo il numero delle missioni archeologiche italiane in Egitto, credo siano più di una ventina circa. E lavorano in Egitto spesse volte in siti che danno soltanto, come dire, che sono legate soprattutto all'ambito egittologico, però anche lì i testi in demotico, in ieratico, è documentazione scritta. Quante domande, quante risposte ci vengono proposte da questi frammenti che arrivano e continuano ad arrivarci dall'Egitto. E la casualità spesse volte gioca un ruolo essenziale. Il rotolo che sul rovescio ha l'Atenaion Politeia di Aristotele, un coccio, ecco, questo è una cosa così quasi miracolosa. Vi parlo dell'ostracon di Saffo, l'ostracon fiorentino di Saffo, che così ha destato un povero coccio adoperato più di 2000 anni fa da uno scolaro.
che ci restituisce nuovi versi di Saffo. Ci sono stati studi, qui è stato menzionato il nome di Giuliana Lanata, mi pare in questo convegno, e lei si è occupata dell'Ostra con Fiorentino di Saffo, ha ripreso il testo, ne ha ridato l'edizione. Quindi i testi letterari non ci appaiono in un limbo a parte, ma nel fluire stesso della vita, in quanto la sorte dei ritrovamenti li mescola in modi infiniti con quei testi documentari, ai quali vorrei io dedicarmi in toto. I documenti che più ci colpisce, quello che più ci colpisce, a parte il loro numero, io adesso non sono consapevole del numero dei papiri pubblicati, 50.000, 60.000, oltre mi dici, vero? Sono di più, quindi pensate alle cifre di queste, ogni pezzo ha una sua storicità, ha un suo valore. Pensate, no, 60.000, 70.000, pensate a una biblioteca o una raccolta di questo numero enorme di testi. Più del doppio, secondo me, sono quelli ancora inediti. Alla rinfusa si accatastano lettere private, corrispondenze ufficiali, atti di compravendita, mutui di denaro, testamenti, matrimoni, divorzi, istanze, verbali di udienza, elenchi di imposte, registri di nascita e di morte, liste di funzionari, di villaggi, leggi, editti, ordinanze, tutto in un millennio distribuito nei 3 periodi tolemaico, romano, bizantino e persino arabo. Documenti diversi, pubblici o privati, ma con la caratteristica comune che nessuno fosse, ecco, questo è interessante, che nessuno di questi, o molti di questi, non fossero destinati consapevolmente alla posterità. Molti erano documenti, quasi tutti, di interesse momentaneo, occasionale, e coloro che li scrissero, uomini di ogni condizione e classe sociale, erano lontani dal pensare che altri uomini a distanza di secoli e millenni avrebbero ricercato e studiato quelle carte. E proprio questa spontaneità, genuinità, casualità che spesso ci commuovono quando si legge una lettera privata piena di errori, che tradisce la fretta o il livello culturale dello scrivente. Vi ricordate il marito militare alla moglie lontana, il figlio alla madre, la sposa che informa il marito di una grave malattia del figlio, disperandosene, eccetera. Ecco, questa documentazione, diciamo, è quella che è il lascito che l'Egitto, attraverso i papiri, ci offre, che attraverso quindi questa disciplina che si è sviluppata sempre di più. Io quando ho cominciato, diciamo molti anni fa ormai, la disciplina papirologica era un po' più settoriale, se non uso un termine forse non giusto, però il papirologo era papirologo, non riusciva ad inserirsi nel flusso praticamente di una considerazione culturale dei documenti che trattava. Io adesso però voglio invece praticamente lavorare con voi in questa lexio che appunto facciamo con un esempio che io vi darei qui presente. Ecco, è un piccolo frammento. Vedete la segnatura, è un frammento della Biblioteca Medicea Laurenziana, papiro laurenziano terzo /519 recto. È un testo che voi vedete sfrangiato sulla sinistra, riporta poche, non tante righe, e che io definirei, mi si passi il termine, intrigante per una serie di motivi che sottopongo alla vostra attenzione. Qui tentiamo di fare un lavoro, come dire, seminariale su questo testo. Il primo è dato da una semplice osservazione
del verso. Naturalmente appena si prende un pezzo di papiro, la prima cosa che si fa è si guardano i due lati. Spesse volte il verso è anche più interessante del recto, perché magari se è una lettera privata ci può essere l'indirizzo, se quello che, insomma, il docket, quello che si chiama in questo brutto bel termine inglese. Ecco, e il verso presenta, il verso presenta questa situazione. La prima cosa, in quella situazione dice, ma uno può dire, ma è un testo vuoto, non presenta nessun elemento rilevante, invece la cosa rilevante e interessante è che si scorgono due tracce di colore rosso. Lo vedete? Abbastanza evidente. E questo mi porta a sospettare che siano i resti di timbri circolari che venivano, e qui vado un po' a memoria, apposti a testi registrati in un grafeion. Ufficio pubblico dove venivano registrati variati. Ho detto vado a memoria un po' impropriamente perché poi colleghi ai quali mi sono rivolto e mi hanno dato una serie di indicazioni bibliografiche che io avevo raccolto ma che ormai erano un po' disperse nelle mie carte e mi si ricorda quanto Paul Schubert ha dedicato all'Encre Rouge dans les Papyrus nella edizione degli archivi di Marco Lucrezio Diogene già nel 1990, dove si cita anche un bel papiro fiorentino 357, che è questo, vedete, dove l'encre rouge è utilizzato per la damnatio memorie di Geta, cioè veniva così dannata la sua memoria. È un registro del grafeion questo qui, e sul verso anche questo frammento fiorentino ha due belle tracce di scrittura. Io riconosco, forse se non vado errato, un P come ultima lettera, forse, o qualcosa del genere. Questo vi lascio provare a vedere voi. Si aggiunga un bel papiro pubblicato in onore di Jean Bingen, ottuagenario nel 2000, il papiro di Bingen 60, che Franziska Ögendech ha pubblicato e riprodotto alla tavola 33, e questo riporta uno stempel, Abdruck, in rosso. Ora, purtroppo l'edizione dei papiri Bingen, le tavole sono in bianco e nero, però questo sigillo, questo timbro è in inchiostro rosso, e la Zisca fa una nota esaustiva alle pagine 258-259. Poi, per completare, c'è un articolo di Lincoln Blummel che, per quanto lontano negli anni, risale al BASF, al Bulletin della Società Americana del 2009. È chiaro nel titolo Report of Proceeding in Red Ink from Late Second Century di Oxyrhynchus. Testi scritti in inchiostro rosso che non sono infrequenti tra i papiri che abbiamo anche nella nostra collezione fiorentina. Per esempio, torno indietro se non faccio errori, e questo è un papiro scritto tutto quanto in inchiostro rosso, e che è il papiro fiorentino 46. Poi, per completezza di documentazione, sempre sull'Encre Rouge, si tenga presente anche il contributo di Marie-Hélène Margan, benemerita per i suoi studi sui papiri di medicina, ricette ed altro, della Scuola di Liegi, che a Lecce, in un convegno qualche anno fa, ha presentato un intervento dal titolo L'utilisation de l'encre rouge dans les papyrus littéraires grecs et latins, che è consultabile adesso nei proceeding del convegno, il 29esimo convegno internazionale di Lecce, alle pagine 700-710. Passando ad una prima lettura del nostro
testo. Ecco, io qui ho fatto una piccola trascrizione che diciamo riproduce questo testo. Io penso che se noi siamo bravi papirologi si riesce a leggere anche questa senza troppo aiuto della mia trascrizione, però ogni tanto si può anche andare. Ecco, partirei dal primo rigo conservato. Il primo rigo conservato, dove si ha una chiara indicazione, si legge iupateia, quindi un'indicazione consolare, con la sua regolare dieresi sopra l'ypsilon, che è ridotta, ci vedete, vero? Si vede bene? Io non so come fare un ingrandimento eventualmente. Si vede, vero? Ecco, c'è un piccolo tratto di dieresi, questo segno dell'ypsilon, che però non questo iupateia, che io quando l'ho trascritto la prima volta ho subito aggiunto un sigma, iupateias, sotto il consolato. E ben conosciamo il volume di Bagnall, Cameron, Schwartz, Worp, Consoli, Consul of the Later Roman Empire, che sostituisce ormai, è un volumone grosso così, che sostituisce e integra il Chronological System of Byzantine Egypt, che ormai è un po' superato anche da questo. Leggere ciò che precede Iupateia, in questo caso, sarebbe davvero essenziale. E io quello che riesco a leggere è un Icais, faccio vedere la trascrizione, ecco, è un Icais, e poi leggo una serie dei soliti puntini di tracce che purtroppo accompagnano le letture dove il testo è lacunoso, è frammentario. Io leggo Icais, poi rispetto alla trascrizione che riproduco ho letto anche un alfa, Aicais, prima dello iota, però lì non sono sicuro, ma è probabile, ho puntato. Prima però non azzardo ancora una lettura sicura. Durante i miei lunghi anni giovanili avrei scritto, inviando una fotografia ad Herbert Houghty, e di lì a poco una busta azzurra di posta aerea mi avrebbe portato la soluzione. Quanto, e lo dico con rimpianto, tutti noi dobbiamo, noi papirologi, ad Herbert e Louise Houghty. Ciascuno si faccia un piccolo esame di coscienza. Io me lo faccio perché la gran parte della mia produzione scientifica ha avuto in Houghty un supporto assolutamente essenziale. Gli mandavo così un po' in maniera infantile le fotografie per posta aerea, le mie trascrizioni iniziali, qualche piccolo commento, e dopo poco mi arrivava una lettera in quella sua scrittura particolare, oblunga, verticale, nella quale lui rimetteva a posto i miei tentativi, sempre con un fare molto gentile, anche se c'erano degli errori a volte un po' clamorosi nelle mie interpretazioni o trascrizioni, lui soprassedeva e dava la sua versione, che spesse volte era quella giusta. Realisticamente potrei azzardare dopo Icais un punto fermo, a meno di intendere iupateia come iupateiais, connesso con Icais, e lo stesso
punto fermo metterei dopo Dedoken dopo Doken, scusate, dopo Doken, che è al secondo rigo. Voi vedete anche la possibilità del punto fermo. Ecco, poi c'è, ecco, dopo si leggono un nome, si legge Flavius Maxentius e sotto si legge un altro Flavius Or. Flavius Maxentius ricorre anche successivamente al rigo 1, 2, 3, 4. Ecco, io non riesco a dare una identità a questi nomi. Posso dire soltanto che Flavius indica il loro status, e qui diciamo guardo con gioia al collega Keenan, che ha dedicato praticamente, diciamo, un articolo fondamentale sulla designazione del nome Flavio ed Aurelio come designazioni in Later Roman Egypt. E qui siamo molto lontani negli anni, ma sono felice che tu sia qui. Ecco, posso dire che Flavius indica il loro status di pubblici ufficiali, ma che si tratti a questo punto di un preses, di un catholicos, di uno stratego, di altro non saprei. Posso soltanto confermarvi che l'impiego, brutta parola questa, di Flavius ci porta a datare il testo almeno a dopo il 324. Costantino, Crispo, Costantino II, Costanzio, il che non contrasta con l'aspetto paleografico che per me, grosso modo, potrebbe collocarsi intorno al primo quarto del secolo V, direi intorno al 425 circa d.C. Tornando al nostro testo, si tratta con tutta probabilità di un frammento ecco, ora vi ridò la trascrizione, di un frammento di rapporto di procedimenti giudiziari, dal quale si apprende che un certo Heras, che è al rigo 7, Ulomeno e Heras, Tis, un certo Heras, agisce in modo violento, perché sotto all'ultimo rigo c'è un'espressione particolare che è tipica di una violenza che viene fatta, c'è scritto tyrannico tropo, cioè in modo quasi, come dire, tirannico, violento, un'azione che è stata fatta con la violenza. A proposito di qualche cosa, tirannico tropo, poi di qualche cosa che appartiene ai miei parenti, ten goniken, io integrerei, e poi forse si può intendere oikian, ten goniken oikian, che è un luogo comune di questi proceeding legali. Per esempio nel PSI 800, che è una supplica presentata forse al Dux, è databile al sesto, a rigo 5 si legge Gonikes mu usias, oppure a rigo in un papiro di Londra 1708, uno dei più lunghi papiri provenienti da Afroditopoli, a rigo 39 si parla di Gonikas emon oikias. L'espressione tyrannicotropo è attestata, e qui devo dire dobbiamo ringraziare e soprattutto sostenere coloro che con grande sacrificio e abnegazione curano il sito Papyri Info. Questo è un invito che faccio a tutti i colleghi papirologi per aiutare questa istituzione che, diciamo, ci mette a disposizione gratuitamente a noi papirologi, ai filologi, eccetera,
la possibilità di non stare a sfogliare il Pricing, di non stare a sfogliare dizionari in continuazione, verrà fatto successivamente, ma intanto per ritrovare la formula, per ritrovare l'espressione, per ritrovare l'insieme delle testimonianze, ormai si ricorre a questo strumento. Ecco, e questo tirannicotropo è attestato in 11 casi, principalmente databili nei secoli IV, VI d.C. Degno di nota è un papiro di Ossirinco, e qui ritorna, 902, che in 2 luoghi, Arrigo 6 e Arrigo 14, è una petizione a un pubblico avvocato, databile, dicono gli editori inglesi, about 465. E Arrigo 6 si dice «Kai tyrannico tropo apespasen octo cala ecton emon boicon zoon». Cioè in maniera tirannica, violenta, diciamo così, hanno portato via 8 buoi dal mio gruppo di buoi, dal mio insieme. E Arrigo 14 si chiede, ovviamente, nella petizione si chiede che cosa? La restituzione. Apoduna imoi aper apespasen tyrannicotropo voicamuzoa eutale katos kai apespasen. Nella stessa, cioè in salute, diciamo, così come me li hanno portati via, me li restituiscono allo stesso modo. Si aggiungano tra le note critiche alle petizioni del Basso Impero, redatte da par suo da Jean-Luc Fournet nel volume 28 del Journal of Juristic Papyrology nel 1998, quanto lo studioso Jean-Luc Fournet annota a proposito di tirannicotropo. Tirannia cromenoi kai lestricon tropo, è una nota che lui fa, diciamo, e dà tutta un'indicazione ovviamente dei passi e una sua interpretazione. Continuando i sospetti, penso, e qui vi rimando al testo, che a Rigo 5 si legge oi despotai. Ecco, si legge ovviamente oxiurinchiton poleos, e questo, diciamo, è benvenuta questa indicazione geografica che ci permette praticamente di avere... Ho tempo? Quanto tempo mi rimane? Ah, no, quanto voglio? No, per carità. Allora, dunque, dopo l'indicazione geografica che localizza ad Ossirinco questi 2 Flavi, ci siano Chesaron, cioè ci sono gli imperatori romani regnanti. Il problema è se essi siano il soggetto di uc aneconte per anecontai, cioè essi non tollerano, non sopportano, Arrigo 6, non sopportano un sopruso forse, tuttavia il passo è difficile, per di più se Caesaron potesse essere parte di una formula di giuramento imperiale. Si dovrebbe cercare quindi un altro contesto nel quale dopo il 324 i Cesari sono stati menzionati, ma i despotai stessi non giurano con un giuramento imperiale. Non ha senso. Cioè non giurano con un giuramento imperiale che essi non tollerano qualcosa. Che significato ha? Per di più tali reports poi, come sospetto sia questo, sono scritti su ampi fogli di papiro e chissà quanto testo si è perduto tra la fine del Rigo 5 e l'inizio del Rigo 6. Ancora, e per finire, vi offro delle suggestioni di punteggiatura. A Rigo 3, dopo anagnosomai,
e a rigo 4, prima di Flavios, Maxentios, c'è metterei un punto fermo. E questo è giustificato, se voi guardate, anche dalla spaziatura che il copista ha utilizzato. Così prima di Oi, despota e a rigo 5 e dopo Bulomeno e a rigo 7. Se guardiamo il papiro, infatti a rigo 3 e a rigo 4, lo scriba lascia uno spazio più ampio e lo scriba in quel momento ne sapeva certamente più di noi. Ma spremere, diciamo, altro da questo frustulo mi pare un esercizio un po' masochista, sia per chi lo fa che per voi che mi ascoltate pazienti. Utile però per confermare, e lo dico apertamente, lo sconforto che prende il povero papirologo di fronte ai doni che la Chiuche gli mette quotidianamente davanti. Ho finito con questo, vi rubo solo un altro momento perché vi vorrei far vedere, anziché questo miserrimo frammento che però studiato potrà sicuramente dare molti bei risultati, invece un altro frammento che è in attesa della sua, come dire, collocazione, della sua edizione definitiva, che è questo bel frammentino di pergamena che è qui presente. È un frammento di codice pergamenaceo che riporta praticamente un testo che quando lo si trova si alza gli occhi al cielo e si dice: porca miseria, scusate, ancora Omero, mamma mia, che seccatura, no? Però è facile arrabbiarsi. Ecco, e questo piccolo frammento di codice, perché vedete, e vi riportate anche, questo è l'altro lato, questo è il lato, qui ho riportato il testo omerico. Ecco, questo è Omero, il canto 15° che precede, quindi Omicron, che precede il canto della Patrocleia. Io invito a ricordarsi, noi frequentatori del corso di letteratura greca, oso imen perimeneos eus el moio maconto, Patroclos tachilei perissato poi Menilaon, che ce lo facevano imparare, mi ricordo, come si chiamava il nostro insegnante? No, sì, lui sì, ma quello che poi è andato a insegnare era assistente, allora ha insegnato poi a Trieste. Ecco, Cesare Oddo Pavese, che poi ha insegnato letteratura a Trieste, era allora assistente del professor Setti, mi pare, Alessandro Setti, che ha avuto una vita accademica un pochino difficoltosa per certi versi, in maniera immeritata, perché era veramente una persona assolutamente capace, brava, no, dico immeritata perché ha avuto l'ordinariato molto tardi. Poi anzi non so se l'ha avuto perché poi è venuto Barigazzi successivamente come a insegnare, e lui aveva Carlo Oddo Pavese che gli faceva le esercitazioni di Omero, mi ricordo, e ci faceva studiare, mi ricordo allora, il canto P di Patroclo, e ci impose come dire, uno studio un po' mnemonico. Io quei due primi versi ve li ricordo, qui siamo invece nel canto precedente ed è un testo che non riporta grandi difficoltà testuali da certi punti di vista. È, diciamo, io lo daterei, qui poi si può vedere anche qualche piccolo confronto paleografico, sarei per datarlo tra il V e il VI d.C. È un codice che
permette per la sua dimensione, ha una larghezza di almeno 12 centimetri, rientra nel gruppo 10° stabilito da Turner nella typology del codice greco e direi non presenta grandi problemi di testo. Presenta però qui, ecco, qui c'è un bel margine a destra e presenta una nota che io, vi ripeto, non sono riuscito ancora a leggere, non sono riuscito ancora a trascrivere e quindi non capisco bene che cosa ci volesse dire, a parte un trattino orizzontale superiore che vedo sopra un alfa ni probabilmente, poi leggo anepe forse si legge, poi una traccia, poi un alfa sigma p, poi sotto quella piccola sinusoide, se è sinusoide o frammento di lettera, poi un alfa e 2 sigma, un tau alfa e poi alla fine scorgo un chiaro omega sigma. Ecco, io questo c'è la fotografia, se qualcuno poi mi vuol dare una mano e riesce a capirci bene qualcosa mi farà piacere. Direi è largo 6 cm per 4,7. Il margine laterale, quello che vedete riempito da questa scrittura, è va tra i 2 cm e i 2,7 cm. Il margine superiore su un lato, che è quello che voi avete davanti, è di 1 centimetro, scusate. Lo spazio interlineare va tra i 2 e i 3 millimetri. In lacuna ci sono 18 versi, perché qui si parte dal verso 698 del canto 15° e si arriva al 708 alla fine. Sull'altro lato, che è questo, sì, c'è un margine laterale sinistro che non vi fate ingannare da quelle che sembrano tracce, ma in realtà è bianco, ecco, quello è sporco, diciamo, è un pochino di sporcizia che c'è rimasta, e in lacuna sono 18 versi perché ricomincia 727, 730, 39. Come dire, le caratteristiche di questo testo non sono testuali, non sono particolari. C'è una cosa che è interessante, che a un certo punto al verso 738, anziché apamiunai mestai, c'è una variante con epa, cioè anziché usare il verbo epamiuno, scusate, soccorro, difendo, anziché usare il verbo, scusate, apamiuno, respingo, allontano, nel papiro, che si legge epamiuno, si utilizza epamiuno, che è una variante però attestata dalla nostra tradizione, non è una variante, diciamo, unica di questo testo. La cosa caratteristica che a un certo punto ci può dare un'indicazione è che al verso 735 che c'è qui, vedete? Etinas, lo vedete qua, ecco, dunque, sì, no, eccolo qua, etinas famen, questo lo vedete, c'è a un certo punto lo spostamento del verso 736 al posto di un altro, viene messo da un'altra parte perché il testo comincia con eta allo stesso modo, cioè il verso è spostato rispetto al testo della tradizione. E di questo spostamento non c'è traccia negli apparati. Quindi presenta, diciamo, forse perché cominciava con lo stesso eta come il 738, e quindi presenta queste piccole caratteristiche, queste piccole
particolarità che anche da un frammento omerico come questo ci giustificano nello studio e nella pubblicazione di testi di questo tipo. Io effettivamente ho rubato molto tempo, mi fermo. Ovviamente i papiri di queste fotografie sono disponibili per chi ne ha desiderio e voglia di intervenire e di aiutarmi nello studio di questo testo. Le ho presentati a voi così semplicemente come esempio di quello che il lavoro del papirologo comporta. Ecco, questo avevo riprodotto per la datazione il riferimento a questo tipo di scrittura che è un tipo di scrittura che cavallo data al V-VI e che mi sembrava tutto sommato abbastanza vicina a quella del nostro frammento pergamenaceo, naturalmente. Ecco, e poi invece questo è un'esemplificazione di quello che ci rimane, che quotidianamente il papirologo deve affrontare, che è il restauro e poi la futura edizione di testi che, come questo, probabilmente una volta ben disteso e ben studiato, ci daranno chissà quali belle soddisfazioni o chissà quali accidenti per aver perso tutto il tempo a restaurare qualcosa il cui risultato poi è modesto. Però ritorno qui all'insegnamento di Manfredi, che quando ci portava in Egitto e ci metteva in mano i materiali, a parte che determinava in noi un grande timore, una gran paura perché si poteva sbagliare, si poteva rompere qualche pezzetto. Tutto questo avveniva ad Antinopolis nella sua stanza, quindi ci dovevamo trasferire nella sua stanza, che era un bugigattolo molto piccolo, quindi lì stare sotto il controllo, restaurare i pezzi, e anche lui ci diceva che anche un piccolissimo traccia di scrittura deve essere preservata e salvata. E mi ricordo l'esempio che ci faceva, diceva: perché se qui ci fosse scritto una data e ci fosse scritto K gamma, K beta, e voi questo piccolo frammentino lo perdete nel restauro, e allora a questo punto rimane solo K, e voi pensate che il papiro sia datato all'anno XX, mentre invece c'era qualche altra cosa, e lì, ecco, questo è per dire che un insegnamento che ho avuto negli anni d'Egitto è stato sempre quello che il restauro dei papiri deve essere fatto da papirologi, cioè non può essere demandato ad altri, cosa che, diciamo, non avviene normalmente nelle biblioteche, figuriamoci in Laurenziana se per restaurare un codice cinquecentesco o miniato debbono chiamare uno storico dell'arte. Non lo fanno, c'è un restauratore il quale con il suo bagaglio culturale di restauratore, di esperienza, fa il restauro. Però laddove si deve trattare materiale delicato e importante di questo genere, dove anche la conservazione di una piccola fibra con una traccia di inchiostro permette al papirologo di leggere, di interpretare, spesse volte è una data, spesse volte è il nome di un nome di un imperatore o altro, a questo punto è necessario che le missioni archeologiche che operano in terra d'Egitto siano, come dire, accompagnate quasi sempre da papirologi. Dico quasi sempre perché l'Egitto, come voi sapete, è questo grande scrigno che conserva papiri e che basta così raspare un po' nella sabbia e questi papiri schizzano fuori belli, allegri e felici. E con questo vi ringrazio. Per favore, diciamo, non applaudite troppo, e veramente vi abbraccio con tutto il cuore, e soprattutto ringrazio Gabriella Messeri e
Graziano, Ranocchia, che si sono prodigati per questa giornata, queste giornate, non giornata, nel ricordo di questa mia attività cinquantennale e che spero che vada avanti per, non dico altri 50 anni, ma insomma per qualche tempo tranquillamente. Grazie e un abbraccio. Naturalmente il PowerPoint non è opera mia, ma di Anna Di Giglio, quindi ringrazio anche lei che mi ha aiutato nella realizzazione di questa cosa, perché io sono completamente un asino in queste cose. Va bene? Prova? Ok. Comunque, innanzitutto un saluto a un altro amico caro di Rosario, che è il professor Salvatore Settis, il quale è stato direttore di questa istituzione per numerosi anni, lasciando una profonda traccia. Questo ci tengo a dirlo. Oggi ci onora la sua presenza, benché molto impegnato nell'allestimento di una splendida mostra a Milano alla Fondazione Prada. Ed è una persona nota a tutti per l'edizio Princeps del papiro di Artemidoro, e quindi da un certo punto di vista, anzi da più punti di vista, è un nostro stimato collega. Detto questo, io, come dire, farò 2 ringraziamenti, ma prima dei ringraziamenti voglio ricordare come ho conosciuto Rosario. Ho conosciuto Rosario in un contesto polemico, in un congresso internazionale di papirologia, come Rosario ben ricorda, durante una discussione, non entrerò nei fatti, ma insomma ci fu una discussione vivace, io ero il relatore, lui intervenne in maniera del tutto candida e innocente, io invece presi male questo suo intervento, e uscì piuttosto, come si dice, interdetto dalla sala alla fine della discussione, sbattendo la porta. Ricordo ancora che Rosario, confidandosi con un collega fuori dall'aula, disse: ma questo è matto. La volta successiva lo rividi in una commissione di concorso, non dirò dove, della quale lui era membro e la cui presidente è presente in quest'aula. E mi ricordo che eravamo 2 candidati, c'era il candidato interno, per così dire, e poi c'ero io, quello che ci provava, diciamo. Insomma, infatti il concorso poi non l'ho vinto. E ricordo che Rosario venne da me durante proprio il lavoro, come si dice, prima della prova, la prima riunione della commissione, subito dopo l'identificazione, perché mi voleva conoscere meglio. Mi venne a rivolgere certe parole di plauso che assolutamente non merito. E intavolò con me una discussione che durò oltre mezz'ora, e ricordo che la presidente lo richiamò stizzita dicendogli: Rosario, ma smettila, vieni qui, non si fanno queste cose. Dai, vieni qui. Dopodiché, in maniera puramente casuale, nei mesi successivi, e più che altro graduale, Rosario stesso ha cominciato a telefonarmi, e poi anch'io ovviamente l'ho richiamato, ma per questioni meramente scientifiche, cosa che mi onorava moltissimo, e di cui non mi spiegavo il perché. Da questo poi è nato un rapporto, abbiamo cominciato a incontrarci, sono stato da lui invitato all'Accademia Fiorentina di Papirologia per consultare le carte Vogliano, alcuni manoscritti inediti di un libro attribuito al Perifusios di Epicuro, ieri richiamate dalla collega Anna Di Giglio, e poi tutto il resto è venuto di seguito. Io l'unica cosa che voglio dire è questa, che come ha richiamato Gabriella all'inizio della conferenza, il 2022 segna esattamente 50 anni di attività scientifica di Rosario. E sono stati richiamati i suoi maestri, sono stati richiamati i suoi più stretti collaboratori, ovviamente sono molti più di quelli che si potrebbero riassumere in pochi minuti. C'è una meravigliosa biografia a cura di Gabriella Messeri che è stata stampata di materiali per i tipi di Fabrizio Serra. Io immagino che alcuni di voi andranno a vedere. Quello che mi ha colpito molto di Rosario da sempre è la visione olistica dell'Altertumswissenschaft, che è una cosa da molti auspicata ma da pochi praticata, così come anche il concetto di unità della scienza papirologica, anch'esso concetto da molti auspicato, anche assai autorevolmente, ma da pochi praticato. Ebbene, Rosario è, a mio giudizio, la migliore, la più perfetta incarnazione sia di l'uno che dell'altro principio. Nei fatti, non nelle dichiarazioni di principio, e questo è ciò che più conta. Dopodiché, io desidero ringraziare innanzitutto tutti voi che siete qui intervenuti, te Rosario per aver avuto la pazienza di assistere a questo tour de force per tutti questi giorni,
ma e tutti voi che siete venuti anche da diversi paesi d'Europa e dagli Stati Uniti, un grande onore per noi. Ci sono persone che coltivano rapporti con Rosario da 45 anni qui dentro, o da 50 anni, come Herman Harauer, che non è presente, ma ha mandato numerosissime attestazioni scritte di stima a Rosario negli scorsi mesi e nelle scorse settimane per iscritto, con la sua grande signorilità, col suo modo di scrivere così cordiale, affettuoso, unico direi. E infine le istituzioni, ringrazio l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, che hanno coorganizzato questo evento, in particolar modo il collega Luigi Battezzato, ma innanzitutto ringrazio Gabriella Messeri, che è stato il vero motore della parte scientifica, insieme a me ovviamente, di questo evento, e un pensiero commosso va anche alla compianta Diletta, la quale era originariamente intervenuta e aveva con noi concordato una serie di cose relative alla parte scientifica. Ringrazio il Comune di Pisa, l'Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, l'Accademia Toscana di Scienze e Lettere da Colombare, l'Accademia Peloritana dei Pericolanti, l'Istituto Papirologico Vitelli, la Biblioteca Medicea Laurenziana, a cui Rosario ha dedicato tutta la vita, il Museo del Papiro Corrado Basile, l'Associazione Italiana di Cultura Classica. E non mi resta che ringraziare il comitato organizzativo, diretto dal professor Carlo Pernigotti, il quale proprio in questi giorni ha trovato, e questa è una novità che vi do in anteprima, 10 lettere inedite di Medea Norza al direttore del liceo classico di Massa, dove insegnò all'inizio del Novecento, che lui ha fotocopiato e che adesso sta trascrivendo e saranno presto pubblicate. Quindi a Rosanna Marafronte, a Riccardo Bongiovanni e a Irene Gasperini. Con questo vi invito al buffet, spero di non aver troppo, Gabriella, che tu ed io non abbiamo troppo demeritato nei confronti vostri e di Rosario. Vi abbracciamo tutti e ci ritroviamo a Pisa e ci ritroviamo a Pisa in un'occasione analoga tra non molti anni. Grazie a tutti. Una nota organizzativa per gli atti. Come alcuni di voi sanno, saranno pubblicati gli atti di questa conferenza. Il termine per la consegna è il 30 aprile e possono essere lunghi fino a 30 pagine, tavole comprese, 30 pagine, no more than that, 30 pages, ok? E vi daremo, Gabriele ed io, nei prossimi mesi, indicazioni operative sulla collana, la casa editrice e le norme editoriali. Grazie.